Bella raga, ciao a tutti. Ho il microfono rotto, però ho deciso di fare questa live piccolina riguardo alla CCFN su parti reale. Allora fatemi sentire un attimino com'è l'audio, perché è questa che mi preoccupa di più. Allora prova 1, prova 2, prova 3. Mi sentite? Non mi sentite? Allora mi sentite bene allora? Allora ragazzi, mi sentite? Pronto? Non mi sentite? Ok. Allora cambiamo titolo ragazzi, mi piaceva, cioè. Allora qualcuno ha commentato Sonia Gabibbo, ok. Gabibbo. Ok raga, adesso andiamo, adesso andiamo, devo modificare un attimo la copertina. 273 iscritti. Allora they don't actually end up doing too much. They end up not having a game plan set in stone. So I hope they find a trio to kind of act off of, or they might be in trouble. Now we're taking a look at Bloomy's trio, putting pressure down on Tayson's trio. Builds are on fire because the car exploded. Bloomy's trio is kind of a trio that's coming from that west coast of Fort Crumpet. If you didn't watch yesterday, they've been doing solid work considering they've been avoiding a lot of the kind of the scary trios coming out of that ok raga, andiamo dai. And they did really well. They've been allora mettiamo la copertina, ho messo una copertina così a cazzo. Storm surge tags for that side of the map, but they were able to get away, make some smart rotations, rotate early, like reset how important it can be. Dove raga? Allora questa live può darsi che facciamo qualcosa di bello, Ecco, mettiamo questa copertina qua, così a cazzo, proprio bene. Fare il messaggio bloccato e poi si va. Allora, dov'è la finale? Allora, qua il grande schermo. Ok raga, il grande schermo è di là, ok. Devo fare il messaggio bloccato. That's what I was about to ask you, Shayo. Is it just about being conservative and trying to sit all the placements, or is it about going for the win? And you answered it right there. You gotta go for the win because no one's gonna give you the crown. You're gonna have to take it from our defending FNCS champions in his trio. You never know exactly. The game can give you that win. Yesterday, craziest thing towards the south side. But I'm looking at the middle of the map, though. All these consistent like trios. For Ice to do much. They don't have that much room to end up getting eliminations. And eliminations are also a big way and name of the game. Take these two trios, for example, as well. True Exclusive on the bottom side, DKS, Gray, and Shakeoff on top. Ok, abbiamo uno spettatore, ok. Ora blocca messaggio, devo cambiare il titolo. Un attimo ragazzi, un attimo, ho appena iniziato, un attimo. Ok, allora, no, siamo a 273 iscritti, grazie mille ragazzi. Allora, siamo a livello 186 immagino. Adesso aspettate, spoiler il livello qua, no? Ah, mette il livello 186. You're looking at what's happening, the adjustments already. Wolfies was 15-15 that yellow house, games 1-2. They kind of split retail row with against Kiko's trio. Now they're rotating early. We're seeing the retail row teams rotate early. Scram trio, the other retail row, is rotating towards Lazy Lake. This time Wolfies is kind of pushing that Cami split, and that Cami split right now is being held down by Red Rush's trio. We talked about early game as well in terms of how players want to, go about their game. It's about defending your drop spot. Now towards mid-game, you'll see this cool little graphic above the mini-map on the right side. It says damage threshold 121 above for Deuce. This entire mechanic is called Storm Surge. So basically, when you're rolling in this game, allora, dov'è il grande schermo? Allora, innanzitutto ci servono delle robe da lanciare, penso va bene, chi se ne frega, andiamo. For this entire player threshold,
and that's decided by how much damage they do. So you basically have to deal damage. Ragazzi, dovete iniziare a comandare la qualità in 720p, mi raccomando. Mi raccomando, raga. Mi raccomando, raga. Madonna. Ok, raga, dai. He's going down, and that's one trio taken out. You know, sometimes you take arrows to the shin, but there's nothing like an arrow. Allora, tengo il telefono in mano perché tanto non devo giocare, tanto guardiamo solamente una beta. Anzi, ragazzi, serve Zeppa, raga, Zeppa. Dove si prendeva il Zeppa? Aspettate, si prendeva da qualche negozio il Zeppa, vero, raga? Qua non è, madonna, partito reale. They're affecting this rotation right here just by being here. Hey, you're talking about randomness. What is this? This is I'm counting like 7 different trios at the same time fighting in storm. Here's Fat Dino up his high ground fighting Stompy right. Down below, Dementos is not stopping. Jan's side is going down in the build. Oh, man. This is a crazy 6-way fight. Estes here too, making it off spot right. The first time I'm watching, and they're looking real good with this loadout. This is just a repeat of day one. All the southern teams from Misty Meadows, Lazy Lake, Caddy Corner, all being late on the rotations and all colliding as you're seeing Jamside get eliminated by Protoside. This is what's happening the entire tournament. It looks like it's going to be a repeat in day two. If any of these trios want to get better for the day in placement, they just have to avoid this kind of wide line engagement that's happening right here. So this traffic jam has to be These are teams playing conservative. Bad side, red side, storm. Eating some damage, looking for a gangle. Really fine deep, so it's all good on his end. Once again, in terms of reading what's going on screen, it might be confusing. Once that threshold thing pops up on the right side as well, that's like an extra health bar to kind of show you guys how the trio's doing. They're about 300, 400 damage above. It's really good. Anything below that, sometimes they could be in trouble. There's even more trios though, still inside the storm. Hellfire's so far back. Okay, never mind. It's the reverse side. They're actually in. Everyone's looking good. Oh, look at this. So many people, Sancho, playing side by side, close together. And like, this is going to be rough rotates all the way across. A very nightmare type of rotation if the zone keeps pulling north, but also a nightmare start for Red Rush, Isterios, and Mappy down already. Our third place team is out. That gives room for 4CR, Tayson, and Nate to move up the board, and Queasy, Trulix, and Jerky right now. Like, you nailed it, man. They've been holding on to height. They will be at height. Like, about 4 out of the 6 games, they were on height, and they got it taken away from them. And only one of them, they were able to hold on and get a victory out. So expect this team to continuously to fight for height, to expend all their match to hold on to height, do whatever that they can, because they're all in for that strategy. And when you go all in, you saw it already. They get down into shambles. But I'm expecting them to at least get 1 or 2 victory outs here today. This is such a weird game, though. Yesterday, we were watching organized driving, basically. Everyone in their own lanes, way far away. They were, following traffic laws. This time, I'm watching bumper cars. I'm looking at trios just bouncing off of each other, shooting over and over again. No one is leaving space for anyone to walk by. Even Nate, so far away from his trio, is looking to affect this one. Trulex getting hard beamed. This is troublesome. This is just what it means, that how much eliminations are. 2 points apiece, Shio. Expect people to go for more elims because they have to make up some ground to catch up to the top of the leaderboard. Everyone's also just bunched up at the south side right now. There's a river all the way in between. Some elevation will be tricky to actually navigate. There is one big hill, and there are some kings on it. A god trio, maybe. Siamo tutti super chillati, lifeguard on this river. They're actually looking to take out people who might be drowning, and everyone's gonna have to start to swim in just a second. Jerky's already down, so Trulix and Queasy are already looking bad, and look at who they have to go by. Snazy, Andalex, Tooth Kiriachi, Shaco's up top. This is like playing a game on the hardest veteran difficulty, and you have no ammunition. Your movement speed is slower as well. I don't know how they're gonna get out of this one. This is going to be a ruthless rotation. All eyes to see who could be able to look at all the hard mats already expended here, because they have been box fighting. They have been trading blows here. The entire south side of the map here in Zone 4. Let's take a look at it. Yes,
So many trios are on the south side here. The north side is still a little bit going to be troublesome, but not so much. And there's already a team right there in the orange in the middle of that map. They're going to have strong positioning. That is the high point of this section. But the river is available for rotations. On the top right of your screen, that is Squeeze's trio, who've had a rough start to their tournament run. Shifting down to Camp Cod, having trouble with Storm Surge, not being able to get what they normally do. Let's see how they do here in day 2, making those adjustments. No one's holding anything back. Stormy Red already going down. To Scariachi, they need consistent games. The reason they're inside the top 10 right now is they're really good on placement. Just like all these teams you see on your screen, they're lacking eliminations. Janice and Chapix doing their classic, what we saw yesterday. Low ground mountainous rotation. Every time they end up doing this, the zone plays for them. I'm not sure if this is like a type of rain dance, but they get every zone when they're in this position. They look good while doing it, and they end up clutching games. We already saw who's at high holding it. It is Vidil's trio who've made those game plan movements that they were talking about, those adjustments. They said on social media, we have a plan. We saw yesterday, they were kind of just pushing everything, getting in some scrums in mid-game, rotating late, but now they're early, and now they have prime position to get beams. So now they're changing, and they're just going to do it from a distance. Wow, I'm impressed. And they came through yesterday with a crazy win in the first game as well. 12 total eliminations. Looked really good. Are these guys hot starters though? Because after that, it was just mistake after mistake. They fell down the board and they're in 16th place now. They be first on the day and they ended at 16th. If they could just chill out a bit, just don't. Because when they get to in-game, they're dangerous. We have yet to see them perform in this tournament at in-game. Jason 4ZR, Nate, similar type of circumstance. They just need to end up grabbing this game for themselves. I watch a lot of people rotating beside them. I'm still feeling a little bit of a survival vibe from this trio. They're not looking to be in a big spot to win the game currently, but at the same time, they have a max zone to rotate. So let's hold off on that for a second. Tasting getting tagged on the right side. There's even other trios rotating later than this. They have to move through a maze. They don't have a map. They're not sure what's going to be in front of them right here. It's going to be Wakey and Floki and the Sipto setting a trap. Andolex uses the river and goes by fast. MXR Wildlast Podicide, they're moving too. And right above them is Bad Sniper with Andretta as a solo player. Refguard and Savage down. How did this happen? This is your first place team right now, cumulatively over the 7 games. I know it just says 7 points right there, but that's just for day 2. The first place team has 1 person left. If Andretta goes down, their team stops getting placement, they might drop out of first. All eyes are on Andretta for this end game, and there's so many people looking to take him out to try to grab the lead. Andretta has to go back at the time machine. He finished 24th in the World Cup solos, so he could kind of dip into the past, pull that rabbit out of the hat. Maybe there's some magic here, because his job is just all about getting placement. Aspetta, 3 spect. Ok, GG, mi raccomando ragazzi. Iscritti. Oh no, this is trouble. This is the 3rd time I'm watching this happen. It happens, yes. It happens. Throwing things close range, they're so lethal though. Look at Boobok's health just go down more and more. Now he's at 30, used to be at 100. He's going down to 20 as well. It's so hard to run away from those stingfish, but once again, you use them in close range, they end up doing damage to you as well. This entire box too, this complex of builds has so many top trios, and making sure you med kits up. These guys are, they're looking to just take this end game by storm. Oh, yeah, in the storm competition, the first moving has been revealed and is going back towards Dirty Docks. This is going to be a very dirty, a very dangerous rotation. And Thomas Stacey and Austin Flick, we said that day 2 is their day. Are they going to be able to seize it and have that pop-off game, Shio? But this has to be the most important game. The thing we've seen on EU, especially early, is people like to contest height. They like to interrupt Thomas, Flick, and Anas. But look how far this split goes. Thomas is back in an old zone a minute away. Anas and Flick are already all the way on the front side, building a new base. So these guys have real estate on all corners of the map. Janice, Hen, and Chapix, they're going down to on the backside of Storm. This is absolutely ruthless. People have to make it up a mountain, go down a mountain. It's tough. The hill's in the way, and Chapix is the last person alive on this squad to make the rotate.
Chapix is usually the tarper. He could navigate these builds. He could do those layer switches. He could just hold on as much as possible, but he cannot just get any attention looking his way. Down at the ultimate low with only 25 HP. This is the defending champion here who had the momentum leaving from day one, walking away with the victory royale. He's going to do all that he can. Now they're in the second threshold placement. But let's take an eye on high. Thomas HC, a Nos and Flick here, putting some pressure down below. They have the ammo. Look at the AR. They have all the options they can to put the pressure down on low ground. Every Raga, what? strike by this purple lightning from Storm Surge are safe and can breathe for the moment. Height will have to work overtime to try to break these builds and go for shots. Look how tough it is. Brick builds everywhere. Metal. Wow. Vidal, no rally. They're surviving on low. They get to have a little bit of a break. Yeah, even Andretta's alive. The first place team has one player. He takes out Sun in mid-ground. Meanwhile, Thomas, Flick, and Anas are looking for anything right now. They only have 2 eliminations, Sancho. I've never seen them this, for them. They need to try to wrap up this game. Yeah, but this is where they start cooking out there as they both get iRes and Indretta right there. This is where they start getting eliminations, when the lobby starts getting really tight and congested right now. The most important thing is their builds are so... They're setting up someone with the heals. Thomas HC is holding on to some medkits here, so he is going to be that heal up win condition. Anas and Flecker have to go down here, but look, Noah Riley and Badil and Reason are there on the low ground, and they're going to clean up the Slayer here, and they get Etsy, and they get Bad Sniper. Noah Riley and Badil and Reason are here in the end game, and they have the potential to pop off even more, baby! Low ground scrappy, high ground free. There's so many different types of scenes we're seeing so far in this game. One trio in the middle. Flick falls down, big fall damage. Noah Riley in his box. He's in a pit of Vipers, and there's no chance he's gonna survive. It's too venomous. Thomas HD and Anas have to do this as a duo. They've done it before, but at the same time, there's so many different players of high calibers down below. With the zone going towards their backyard, this is going to be the game that could be the signature game that I was talking about in day one. They already almost had it, but Hen took that away from them. They're not going to let it go away here. Marvin with a phenomenal performance, the best performance they had today. Okay, I guess not. Now this is where zone starts to get so hard for the low ground trios. It's so tricky. Everything's kind of just getting claustrophobic. The walls are closing in. The zone's pushing people next to a big mountain. One last gets taken out. There's no harpoon builds, but it might be enough to last just 50 seconds. They have to connect to this build. They're beaming down. It's lasers from the sky, and not even a planet could survive this pressure. Right now, Marvin, he's working around the build. Somehow everyone's escaped. Thomas is going for the beams when Anas finds the first. They're still staying up. It's a patient game. Reason last alive 2v1, and he could still do it. He has all the mats from the eliminated bodies below. We're going over a bridge. It's going to be a stalemate for about 30 seconds. If Anas and Thomas don't drop down, yeah, they're not going to. They're going to stay up, and Reason has some time to breathe. What does Reason have in his inventory? He has enough builds just to hold out here. Reason, they had the day one victory royale, game one, popped off huge. If Reason could clutch it, no! Anas says not so fast! Big elbow jump, but Reason claps back! Reason still can't get the siphon! He does! If he can find Thomas HT, Reason could have the clutch! Oh my goodness! What? What? Are you kidding me? Reason gets the victory royale! How, bro? How? Chio, are you kidding me? Are you kidding Thomas me? HD, 1 second off of the medkit all the way on high ground is what I basically see and how it looks like. Reason gets the siphon at the last millisecond of time as well, wins out. This man, not even a troll under a bridge, a goat under a bridge, clutches the unclutchable. Go to the desk. Go to the desk. What the heck am I watching? This is just the first game. Wow, dude. Okay, listen. Reason got put in one of the most difficult situations you can be put in as a trio. You have one member left alive in those final few zones, and that member's thinking, okay, what do I have to do? Like, what? At this point, is it placement? Is it elims? He's like, you know what? Let me just channel my Sprite energy and just roll up in there and get the victory royale, Reese. That's what I like to see! We cannot have tier 1 teams messing up medkit timings in the end game. We saw Thomas
hit the zone, and then as he started to pop the med kit, you saw him start to move a little bit afterwards. He'd already messed up to start with. This is like a clinical play that we have to have locked down. We've seen a lot of this actually on NA East of them messing up the timings of it. We're actually really yet to see that, and that definitely was a bit of a choke, which allowed Reason just absolutely to pop off. And you notice, he was live as a solo for a long time as well. Huge props to Reason for clutching that, but they did win game 1 yesterday. Will they may manage to keep the steam going? This is the story of last season's, champions, because you look at the last 2 teams there. This is the 3rd place team from last season versus the 2nd place team from last season. And if you actually remember back to last season, Reason had some phenomenal clutches back then as well. And he's back this season with just the clutch genes in his veins. How has he won a 1v2 against one of the best teams in the world? Like, just frame it like that, and you start to really understand how crazy what he just did is. And, we could be coming back in about 5 games and looking at that as being a defining moment in what turned their tournament around. That victory out pushes them up the standings. Sì, arrivo. Ah, c'è il... come si chiama? Finale. Cos'è CCFN? È la finale dei campioni. Bro, è il campionato finale dei mondiali. Chi vince milioni di dollari. Ah, là che c'è, come si chiama? Guarda, si vede qui. Sono in live io. Sono in live. Look, minor things changed up. Sì, ti vedo. Because you know what? Have you ever watched Kiriachi's gameplay before this team's been dropping? Allora, andiamo. Very important and very Dove si trova critical is lei? the absolute sharpshooter eye that Kiriachi has. Look at this. Sul Qualcuno ha grande fatto una schermo. kill? Qualcuno vi ha fatto una kill? Instantly. That is insane. Look, we know what he can do with those kind of rifles in his hands. Sicuramente bella sta partita, no? 6 partite. Tutti questi Quante ne mega devo tryhardoni. Boh, non lo so. Però madonna, sono tutti tryhardoni fortissimi, roba pazzesca. Beh, campionati mondiali per qualcosa. Sul grande schermo, quello grosso. Yes, arrivo. You can't win the crucial 2v1. What does it all mean? Regardless, though, you take a look at the standings. Dopo andiamo a fare una duo, perché tanto questi durano ore e ore, durano almeno 5 ore, lo sai. Per vedere l'ultima partita, nella quale il futuro vincitore potrà vincere 3 milioni di dollari, ci vuole ancora un po'. Ah, siete qui, eccovi. Sì, adesso ti vedo, aspetta, arrivo da te. Oh, la skin Mamma, mamma! Sto vedendo la finale del torneo di Fortnite. Again, Andrea managed to do a similar thing, clutching them all the way to 12. So great performance from these guys, but again, Kiriachi's team, really got to shut down as we kind of just mentioned. Like right in that 7th to back up in the end game again, but then move them up as well. And then on that big victory route, now baby, we have it. We have here waiting for us. A lot of these trios are looking to shut down this top 3. So auto clock for the competitors. Oh, sono ritornato. 2 secondi che ero. Eccomi. Aspetta, seguo te. That 9th place finish, they have an opportunity to just barely outpace Andretta's trio, who's been going really conservative. If you take a look at Andretta's victory royale, that trio basically just kind of just averaged out the rest of the way. Low elim. Dopo dopo che hai fatto premi quadrato, così vedi proprio il centro, visto? Premi quadrato. Ah sì, concentrazione.
I'm liking how you mentioned the fact that these elims off spawn for free, basically. They're the only team to have che figo, stai saltando nel mentre che lo vedi. From yesterday, the 10 plus. So, you know, a big factor of that is these 3 elims off spawn. They're getting the chance to stanno get facendo squadra and adesso. have, as you said, what, 6-1 so far right now? Like, they're looking real good off spawn. At the moment, it's a little bit more, you know, conservative approaching this fight. We see Knight, Vortex, and High Chris. I think they got the Andiamo a fare noi una duo, poi dopo ritorniamo. Ok. Cioè, voglio vedere questo, guarda, sono 1 contro 1. Ah no, questi sono compagni, adesso sono in coppia. They will win this war. It's about that first battle as well. If they go down early, if one person gets picked, I think that's the only way High Chris really has a chance. Ma tu hai adesso le grafiche dei commentatori? Tu hai la grafica dei commentatori adesso? Quale grafica dei commentatori? Boh, nella me li vedo quello, non so perché. Ah boh, io non lo so. The bow and arrow close range, but not going to be able to hit that type of shot. High Chris and Vortex are just desperate right now over these guns. They're looking for anything. They need one big shot, but even then, look at the minis in Chapix's inventory. He has so many to delay this fight. Mats are the only thing. They have 5. They've made so much investment into making this big bridge, underground base, and goes back into another house. Chapix follows. Vortex has no idea where he is. They're refarming again. The big thing that High Chris's trio is holding on to is they did have a top 10 finish with about 7 or 8 elims. So they understand that if they're able to walk away, they'll be able to have a big game themselves. And look at the trick that no, niente, ero indietro con la live. They basically forced Vortex, Knight, and High Chris to go over to this left side. They used to have Janice staying back a little bit. Now has a chance for a big flank to actually corner these guys. They have complete control of the POI. Janice is going up, fighting 2 people by himself. Guarda che traiardoni là. Has to peek from down below. 5 builds left on Janice as well. He's going to try to run away, farm what he can as he moves inside a building. Yes, that's where you have the most protection. He's going to play sneaky like while he attracts all the attention. This makes room for Chapix and Hen on the other side to go all the way up. This is a back and forth, and it looks like they have the reads on High Chris's trio. It really doesn't matter what weapons are in the inventory. No, quello come modifica, quello High Chris, la baguetta, so you see that green makeshift normally in anyone else's hands, you'd be like worried, but look at it. It's going to be fine. They're setting up shy. Break this down for us. Yeah, right now, too, it's not only a war of HP and loadout, it's a war of resources. Well, Janice, I believe, was on the backside and used all his mats as a solo. When High Chris, Vortex, and Knight wanted to respond to him, all 3 of them had to use their mats to catch up. So they basically, look how many ramps are invested over here from all 3 players. They're losing this war on resources. Queste telecamere così che vengono dall'alto sono fighissime. Chapix and Hen have been just farming up the whole time. We'll see how that goes. It looks like cerebrally is going to be Janice's team that's winning right now. At Steamy Stacks, Andretta, Savage, Refsguard, they had their early game fight. Slender got taken out immediately from what I saw over there. It'll be free for those guys to keep moving on. Right now, it just looks like Knight is confused. I'm not sure if he knows exactly where these guys are. Janice was out of builds, almost up the back to 200-300. It's about these resources. Just keep watching them. They have so many to farm down here. And Knight up top, he can't drop down to farm. Senti? Sì, però mi senti? Go back up. Sì. This is a great defensive stance. Dico chi è quello che questo vedete è lui? Ah, lui. Giannis, è lui. Gianni Mucciaccia. Sono Europa questo. This is not an engagement that's going to be over just yet. You already mentioned Retail Row already having issues. We saw as well Weeping Woods, David going down in the feed. I player sono troppo forti. David having the upper advantage, but momentum is going to be the big factor going forward. Yeah, and why is this happening? Why is it different from before? You know, the last game we saw Janison and Chapix go for an immediate fight, and it was scrappy. It's because of the psychology around it. Look at the zone on the left. They have zone at Craggy. They can ci hanno fatto le doppie inquadrature più la mappa. They know they're not going anywhere. They know they've basically. Sì, lo vedi che questo Guild Johnny. Perché stanno inquadrando lui? Soprattutto. Ma probabilmente. Because of this is free search tags for Janice. This fight will happen no matter what. And man, Vortex is getting antsy. They're already shooting shots down below Sancho. It really, right now, it seems like Hen, Chapix, and Janice are inside their heads.
The only time I've seen a disengagement here in the tournament is Hen's trio went to Flopper Island to disengage to regain. Madonna, pieno di non è se faccio un rumore in queste città, già è troppo. Beh, voglio dire, a me non mi è mai capitato di fare una partita qui a Scogliere e vedere tutte queste costruzioni. Guarda, esplorare bacchetta a stella, guarda che combo. Queste qui avevano meno tutte le skill. Mica sempre lo stesso set usano tutti quanti. That comes in and Lv.187, that's Chapix, by the way, was on high ground. He was in the position of this Questo opposite match team, di Vortex coppia. 94. He got beamed hard. I think these guys have learned from that. They're now playing low. There's no chance that third-party team can actually shoot them. So they're actually sitting pretty, waiting for Knight to make a move, and they can't. Meanwhile, perché tutti hanno la stessa skin Lazy Lane praticamente? always active, especially with background SC. They actually move towards the center of the map. Cioè, ma non dovrebbero bannare di avere tutti quanti le stesse skin. Però, dettagli. Stanno tutti i supereroi, aura sirena. F9 E Marzo. skin di Fortnite adesso ce ne sono solamente 3. Minchia, prima c'erano molte di più. Skin bianca abusiva. Esatto, skin tryhard. Sì, ancora 90 persone, ma questi non si uccidono mai. Ma questo not but E guarda, minchia. Ah, il super Abusivo nido. non si capisce. Guarda, abusivo nido. Mo' impulsivo nido in questo torneo Vabbè, il più camperone. forte del mondo. Hanno ucciso qualcuno? Sì, c'è loot. Questi sono il team Guild. Sì. Ma sono forti pure questi, Sì, sì. Minchia, che partita che hanno fatto prima, che hanno vinto, madonna. Si sono messi a fare un mega build fight e uno è morto con lo spasso. You get that value out of that. We've already been seeing the 6 Okay. points that's been helping out Hen's trio. Mo' impulsivo vince il match. Oh, ma c'è uno che si chiama Pizza 4K. What the fuck? Pizza 4K. Oh, tanto questo dura 5 ore. Andiamo a farci una duo veloce, poi dopo ritorniamo, che tanto. Sì, sì. Nascondi lo streaming e parti reale. Vabbè, io abbandono. Ok. Ah, guarda, me lo fa vedere anche il lobby, che figo. Oh, hanno ucciso uno? Ah, questi sono tipo in Brasile, in Brasile. Ma a me non me lo fa vedere, scusa. Ah, forse questi sono gli highlight di qualche partita. Brasile ha vinto uno, vabbè. Bro, cioè io non lo Guarda vedo. lì! Forse deve andare... Bro, vabbè. Che spammone questo, che schifoso. Praticamente sono gli highlight, devi tipo mettere allora L2 e ti escono quelle cose delle notifiche. CCFN al party reale, tipo guarda il video. Sì, dice guarda i video, sì. Vabbè, Giocate della settimana, ti dice. Sì. Questo è Brasile. E vabbè. Best skin ever. Cioè, andare con la convinzione su un campo da battaglia che ti puoi vincere con questi capelli, cioè, veramente. Il bello è che nessuno usa questa skin, cioè io non la vedo mai nelle partite. Cioè guarda, io infatti non la vedo mai. Tutte le mie skin nel mio armadietto, Sei l'unico che ce l'ha. non le usa nessuno letteralmente. Il devastatore non l'ho mai visto nessuno. Questa mai visto, vabbè, c'è Raptor, l'ho visto ma con lo stile scuro. Cioè, ma io non è che uso aura. Non è che uso aura tutti i giorni. La gente sta diventando povera e non riesce a comprarsi le skin. Esatto, minchia, si compra solamente le skin da 800 1200, ok. Minchia, prima la gente si scoppava 20 euro per le skin da 2000 V-Bucks. Allora guarda, dato che adesso io non laggo e non laggi nemmeno tu, io direi di andare a Fertida del Foglio.
iniziamo a laggare, che fa? Oh, bro, non è possibile. Cioè, vabbè, eravamo in creativa, non laggavo, bam, partita avanti. Ok. Andiamo a Sepi? Sì, sì. Quindi? Ok. No, questa con la skin oro di... Andiamo a una delle casette, così non ci pigliano, andiamo in una casetta assieme. Allora Io direi... non saprei dove andare. Allora, Questa qui questa vicino qua. al ping. Quella tra due ping, tipo. Questa? Questa qui, sì. Ok, bene. Anche un bel cortile. Sì. Ok, devo fare una missione visita al Sembra luogo c'è indicati. gente forse. Allora, se tu. Allora. Apri la testa, c'è, sì, vado sotto. Ah, ok. Ok, allora trovo solo... Aspetta, tieni. Oh, no, bro, c'ho un arco... No, questo. Ah! Vabbè. Questi sono nobili. Ma io non ho un'arma, cioè bro, solamente un arco. Aspetta che stanno arrivando. Ok, bro, ho trovato un revolver, Eccoli! Sono qui sopra. Ho trovato un revolver. E mi ho ucciso. Guarda cosa gli faccio. Oh, bro, c'ho le granate, aspetta. Poi gli faccio esplodere quello. GG. Allora, il tattico lo sono meritato, quindi. Direi che... Quest'arco posso prenderlo? Sì, prendilo te. Guarda, se ti capita un tattico, prendilo. Il dubbio può capito. Tu ce l'hai un medikit? Sì, ce l'ho. Prenditi. Passa. Ah, c'è un altro che sta arrivando, non ti preoccupare. Bro, aspetta. Aia, no, non è qua. Aspetta, fammi andare. No, è un bot. Aspetta, GG. precisa. Allora, io sto laggando a bestia. Tu vedi dove è l'amico, vedi, se guardati intorno. Ah, non è quello qua. Era quello? Ok. Mi serve una R, vedi qualche R in giro? No. Ok, allora andiamo a vedere. Ah, aspetta. Te lo cerco, aspetta. L'amico, adesso l'ho visto. Però non era quello l'amico. L'amico è da un'altra parte, è qua. Aspetta, vieni. Mi dovrai un pochino proteggere. Oh, non è neanche quello. C'ho delle botte di lag. Allora, io l'ho visto che era tipo di qua. Cioè, lo vedevo tipo sotto terra. Cioè, o era un hack, lo vedevo tipo sotto terra. Era andato via da qualche parte. O magari perché l'abbiamo ucciso, forse per quello. Ma boh, andiamo a vedere. Allora, c'è una macchina, andiamo su. C'è una macchina. E ormai. Oh, l'ho messo a terra. Arriva. E ne ho ucciso anche un altro, vabbè, aveva pochissima vita. C'è una R, AR. Non ti preoccupare, l'ho preso già una R. Ok, perfetto. GG, allora prenditi il tattico. Cioè, ho già 4 kill. GG. Allora, mi prendo anche il tattico. Sì, perché il compa del nonno verde c'è. Ma chi è che stava... Chi è che ha... Aspetta che spegniamo la radio di questo coso. Io No, ho sbagliato. Stiepi faccio strage, ho fatto un bot di kill. Allora, vediamo se la missione raccoglie lucciole. No, non ce l'ho, ok. Però c'è un'altra missione che deve fare entro... Vediamo se ce l'ho io. Allora, aspetta, visita luoghi indicati, 1 di 3. Allora, il luogo più vicino si va a foresta, che anche in sé. Bro, c'è... aspetta, Scusa, ti ho rubato la kill. Ho poca vita. Aspetta, me lo tengo la kill. Allora, io direi di prima andare a foresta, di andare a lottare qua.
Da due burger, perché c'è anche il bot che c'ha lo spast, che se mai c'è lo sfidiamo, poi dopo lo spast te lo prendi te se vuoi. Ok, c'è ok. il bot. Tipo, però se provi tipo lo scare qualcosa ti do lo scare io e poi mi dà lo spast te. Quindi. Allora, intanto qualcuno ha scritto in chat, ma avevo il telefono spento, adesso. Allora, aspetta prima di sfidarlo un attimino che se no ti laser. Quello sta mangiando, poverino. Esatto, Aspetta 2 secondi. Sta malissimo, aspetta. Poi alle poste come va? Come va bro? Poi dopo c'è un altro che ha scritto Mattex 347. Bella, bella. Bella a tutti ragazzi, bella. Allora, ok, aspetta che prendo il mezzo. Allora. Io che non trovo più la casa, ma vabbè. Ok, allora guarda, ti consiglio di starli lontano e di saltare sempre, perché lo spasso da lontano non fa niente, capito? Ah, sì, Appena sì. lo sfidiamo, tipo, cioè, corriamo di più. Sì, perché vabbè, l'ho anche già sfidato un paio di volte. Basta andare solo col fucile d'assalto. Aspetta, guarda, tanto lui risale, cioè, vieni qua fuori, allontaniamoci. Tanto lui risale poi, adesso spreca un po' di colpi, però lui dopo visto? Grazie mille. Se trovi un'altra arma epica, c'è, ma dopo lo spazio me lo dai, ok? Certo. Se troviamo un'altra arma epica. Allora, devo andare in safe, non c'è più tempo per lottare. Devo cercare per forza poi. C'hai il medico che tu? No, però bende. Ah, allora bende, ok, allora. Allora, cioè, facciamo anche queste casse di legno un po'. Sì, ma se riuscisse ad uscirne. Ok. Oh, no, la sto cercando. Adesso no, ma già. Vai, sali! Quanta lentezza. Andiamo in safe e bocchiamo. Ma Allora, andiamo in safe così. non vedo neanche gli alberi. Dobbiamo trovare un medikit perché qui se c'è gente ci uccide. Non ti preoccupare. Allora, vediamo se qualcun altro ha visto niente. Ok. Perfetto, GG. Allora, tu vai a... Oh, ho trovato il P90. allora bro, Tienitelo. ok, allora me lo tengo io. Ok. Certo. Ok, allora guarda, io spammo e tu one shot con lo spazio, ci stai? Aspetta, vieni qui. Ok. Ma C'è un falò. Ma te sei bravo a one shottare? Forse, sì. Beh. Ok. Ah, stai bro, c'è. Va, abbiamo un po' di tempo. No, procedami lo spassino, ti regalo il P90. Te lo regalo. Bene. Così tu mi aiuti a spammare. Allora lo metto anche prima come arma. Allora, questo me lo figlio. Bene. Vabbè. Allora, facciamo una roba per lottare più velocemente. Ora, se vai a lottare la casa grande e io vado a lottare di qua. Poi se troviamo qualcosa di interessante ci chiamiamo. Allora, io amo questo skin, madonna, se ritorno nel shop. Non ci dà un bel niente. Infatti. Ora, faccio la mitraglietta primordiale, let's go. Allora, la prossima safe. Allora, era 400 metri, insomma, non c'è più tempo per lottare, dobbiamo semplicemente correre. Ah, qui ho trovato un medikit, molto bene. Bravo, prendere.
allora qua c'è un taxi. Aspetta che arrivo, che devo prendere qualche munizione, che... È meglio l'arco o l'arco primordiale? No, meglio l'arco meccanico. Ok. Ok, ora 18 rimasti, dobbiamo camperare un pochino, Noi Ci sono 10 squadre, ok. Esatto. Quindi c'è una squadra, ci sono 2 squadre da 1. Esatto. Non facciamo gli eroi perché se no non vinciamo. In effetti noi non abbiamo ancora fatto una vittoria in... Sì, infatti. Allora, andiamo in high ground. Allora andiamo in safe, poi cerchiamo un posto in high ground dove Spari. allora andiamo di nascosto, di soffiato, aspetta che levo il ping. Ok, bene, siamo in high ground, allora facciamoci... aspetta, andiamo... aspetta, però c'è cespuglio, stiamo qua un attimino fino a quando non si chiude la safe. C'ho il cespuglio buggato, che bello. Esatto. Allora, quando la safe si chiude scendiamo e ci andiamo a camperare là dentro. Ok. Ok, bene. Top players. Signori, camperiamo nel cespuglio. Aspetta 2 secondi. Oh, ok, bro, aspetta, andiamo. Oh, scusa. Oddio, Tanto il medikit. ok. Oddio. Ok, bene. Ci siamo messi molto bene. Abbiamo una R. Io lo Quindi spazio. qualcuno ha fatto la scala. Bene, così non è cambiato niente, però la scala è nostra. Allora aspetta, faccio questo. Aspetta che mi faccio il medikit, che ho poca vita. Allora, là c'è uno con l'arco. Quindi, allora, switchiamoli dietro. Vediamo, perché forse un bottazzo, Cavolo, se c'era però l'altro arco potevo fare bro, l'arma epica. Cioè, abbassati come sono io, che sennò c'è... ecco, sennò dopo ti sento. Là, guarda. Li vedi? Aspetta. È fermo. Aspetta un attimo, stai là dentro un attimo. No, Dov'è adesso? potevo colpirlo. Ok, bro, andiamo. Bro, sono un pochino tryhard. Là dov'è? C'è un marshmallow. Esatto. Sono morto. Sono morto, no. È qui il marsh, non è forte. No, GG, vabbè. Pure con lanciarazzi, vabbè, vergognoso. Vabbè, rifacciamo. Allora. 2 secondi. Sì. Ok. Vai, rifacciamo? Sì. Aspetta, mi metto maestro di sushi. Sushi in macchina. Vabbè, a me c'è la skin di marshmallow, non mi piace perché la testa è troppo grande. Cioè, è veramente abnorme. Ok. Ho bevuto, adesso devo giocare. Beh ragazzi, l'acqua è importante, L'acqua è
molto importante. Certo. Guarda, questo è un bot della Epic. Quando vedi quelli che hanno tutte le stesse combo... Ecco, questo è un bot della Epic, ad esempio. Dobbiamo tryhardare. Si va sul palazzo centrale, Ok, ok. Ah, qui è dove c'è il campo da basket, dove c'è il coso gigantesco. Il canestro gigante. Andiamo in questa casa, dove sotto di me, oppure questa? Qua sotto. Ok, ma c'è già gente. Non ti preoccupare, se tu scendi per primo... Passo. Mi arrivo. Mi fate spaventare. Bene, tu vai sotto, cerca di metterti sotto che qua non c'è niente, vai via. Ah, se riesco ad aprire questo coso, forse... Perché c'è bisogno di un'arma. Allora, qua non c'è niente, non è spawnato niente purtroppo, andiamo ancora sotto. Qui sotto da me, forse? No. Ok, perfetto. Ok, bene, allora ti do la revolver, tieni. Aspetta, c'ho anche il pompa. Ok, bene, tu c'è il pompa e io ho una SMG verde. Bene, siamo pronti a combattere. Ok, bene. We are ready for rumble. Ok. Ho una R. Let's get ready to rumble. Madonna che ricordi. Ok, un altro test qua sotto. Ma non trovo le ceste oggi. Ce l'ho aperte io tutte, guarda, qua c'è un... Ti ho pingato una R, mica visto come devi stare veloce per... Oggi mi sparano, ma non è un problema. Non è un problema, qui c'è l'arma bravo. Morto. Ah, era anche Nabbo. Ma che cos'è la sagra delle revolver oggi? Sì. È la sagra delle patate. Vabbè, mitraglietta verde. Ma tu sei mai stato alla sagra delle papere? E dove? Alla sagra delle papere! Boh. Ok. Io sono stato alla sagra della sushi perché il mio zainetto è un sushi. Allora, qua c'è un R blu che lo prendo volentieri, io ti ho lasciato un R verde. Sì, prendo. Ok. Oh, qui c'è una cassaforte. Bravo. Ti consiglio di spenderlo loro perché mancano meno di 8 giorni e loro si riazzera, quindi... Spendilo. Perché sennò te sei sprecato. Perché si riazzera? Boh. Boh, perché nuova season, nuove meccaniche. Perché forse qualcuno troverebbe qualche glitch per come avere sempre tipo un botto di oro. Quindi fa la nuova season, nuove critiche, ok. Bello. Oh, c'è una persona. Arriva. Nuova season. Ha la skin dell'albero. Ah. Bellino. Nuova... Vado, sono un tryhardone. Nuova season. Tutti valenti. Allora qua c'è un tattico mio. E qua c'è un... Sono morto, che scemo. No, arrivo, bro, arrivo, bro. Tu non morirai. Allora, dove sono i tryhardoni? Sono lì sotto, dove vedi la carta. Tanto stiamo aspettando quei Allora, stupidoni. aspetta, li metto dentro casa, guarda. Però non dovrebbero essere no, mettigliela lì dentro nel buco. Ma non entra nel buco, aspetta, devi fare qualcos'altro. Perché non sono dentro la casa, mi sembra. Allora, aspetta. Sono sotto. Aspetta che prendo le impulse perché magari così scappo almeno. Ok, Giustamente. io sono in high ground, quindi allora. Là, li senti? Sì.
Maledetti. Madonna, che palle. Aspetta, non è che sono di qua? Aspetta, però guarda, aspetta, ti prendo la scheda. Attenzione. Ah, ho capito dove sono, ho capito. Sono lì dietro. Lo sapevo. Niente, volevo Avevano pochissima vita. va bene. Sono 2 tryhardoni. Cioè, ma Fortnite è diventato veramente impossibile in questo periodo. Ma veramente impossibile. Oh mio Dio, 264 iscritti, mica. C'era gente che si iscrive al mio canale così a caso. Grazie a tutti quanti per iscrivervi così a caso, grazie mille. Ma cosa si ride questo? Ma guarda, Tom, a me basta Reale, c'è veramente schifo. Andiamo un po', cioè, a riscaldarci, a fare un po' di 1v1. Cioè, ma non è possibile che tu scendi? Cioè, l'ultimi 2 minuti, dopo arriva un tryhardino e ti killa. Queste sono le partite. Infatti. Cioè, mica nelle vecchie season, cioè, in 4 minuti facevi 8 kill. Ora invece in 20 minuti fai 0 kill, dopo arriva il tryharder e muori. Però c'è la gente che magari scherza, che però si nasconde e vince. Esatto. Cioè, stai tutto il tempo a nascondersi dai i tryharder e poi dopo arriva uno che ti tira. Ecco, io vado con mancachino. Anzi, oppure vado con il mio amatissimo centurione. Molta gente non piace skin, però. Ci sta veramente un botto. Io sono Demon. Allora, che piccone mettiamo al Demon? Mettiamo la mano dentro l'oro. Mettiamo la mano dentro l'oro. Stavo vedendo un attimo il match di Page di Dynamite adesso. Page e non LW? Eggman, Adam Page, sì. Ok. Adam Page, pensavo che Page, la diva femminile, era in LW, no. ecco perché avevo chiesto. Mica, poi c'è pure Forse ha Brian provocato il Pillman sangue Jr. senza essere colpito, ma vabbè. Dopo c'è anche Brian Pillman Jr., minchia, Brian Pillman è bravo. Vabbè, non è come suo padre, però vabbè. Ah, l'ha sentito Daniel Bryan? Adesso non si sa cosa farà, bro. Potremmo aspettarci anche che ce lo vediamo al Double or Nothing, magari. Cioè, spero di no. Poi c'è il figlio di Chris Benoit che voleva essere un wrestler WWE, cioè, ma la WWE non lo ha... Cioè, non l'ha voluto perché appunto, Cioè, solo perché era figlio d'altro lo doveva prendere. Esatto. Solo per quello, guarda. Cioè, ma vuol dire, sono 2 gocce d'acqua, mica, cioè, ma ci credo anche che l'hanno voluto. Parliamo con lo staff. Ci sono anche i cartelli. Allora, io ho messo una mappa, ho messo box fight e anche zone wars, perché box fight solo c'è è noioso. Comunque questa skin Deimos è bella, cioè anche se è molto sottile e molto carina come skin. Sei spawnato? Io ci sono entrato, io ti aspetto a te. Ah no, sono io che non ti ho sentito per un attimo. Allora. Aspetta che sto cercando di... Ecco. Guarda, sono nella mappa FFA, ok. Ok, esatto. Ok. Ok, bene. Paracadute. Bravo, Vabbè. very intelligent.
Comunque si è ripreso il microfono, hai visto che prima non mi sentivi per niente? Adesso mi si è ripreso fortunatamente. Hai visto, abbiamo lo spazzoro, hai visto? Finalmente è uno spazio che funziona, minchia. Cioè, ma lo spazio epico, cioè, a parte che non toglie niente. Ma infatti fa schifo. It's very schifoso. Esatto, cioè, ma almeno mettilo oro. Gioco delle cose. Too late, no, my friend, too late. Sono scarso. No, dai. Madonna che bella avere lo spazio. Minchia lo spasso oro. Oddio. GG. GG. Ma adesso andiamo tipo nell'altra mappa. Sì, andiamo in zone host, visto perché è bello. Praticamente c'è... Ah, quello che abbiamo fatto l'altra volta. Esatto, cioè è molto più e poi hanno messo... beh, cioè fare solamente il box fight è un po' brutto. Bro, ma non è possibile. Bro, ma mi passi attraverso le costruzioni. Cioè, bro, mi è passato attraverso un pavimento, lo posso capire, ma attraverso una scala pure. Ma mi hai chiuso, non è giusto. Esatto. Questo è bellissimo. Così ti impari ad entrare nelle costruzioni buggate. Ma... Vabbè, nel dubbio mi ricarico i colpi. Vabbè, nel dubbio io mi faccio uno schillino piccolino. No, niente schillino piccolino. Ok, ho capito. GG. Bello sto round, eh? Beh sì, carino, ci stava, ma Zone Wars è sempre carino. Mike Perrone, sapete dirmi a che ora inizia la finale? Allora, per adesso fanno un po' di match, tipo che sono quelli base, quelli proprio scarsi. Per le 9, 9 e mezza dovrebbero iniziare i veri match, la finale vera e propria per le 10 o le 11, non lo so. Però manca ancora tanto alla vera finale nella quale chi vincerà i 3 milioni di dollari. Solo che se vuoi stare su partita reale tipo 3 ore, cioè così non te lo perdi, però è un po' una scocciatura. Poi anche i server sono buggati perché c'è veramente troppa gente. No dai, te lo fai troppo male. Ma come ha fatto a togliere... Madonna che genio. Oh mio dio, bro. Cioè mi stavi killando male veramente. Ho messo la piramide. Genius. Ma fucking genius. Era già tua, eh. No, ho sbagliato. Bro, era sì. Era tu. È arrivato Mon Graal. È arrivato Mon Graal. No, mi stavo incasinando. GG. Comunque figa quella cosa della piramide per pararti. Cioè l'hai fatta veramente all'ultimo minuto, ma cioè, di visuale c'è. Io per pararmi uso molto le piramidi perché... Io le piramidi ce le uso al posto delle scale, tipo. Se ci faccio il preset, no? Cioè mi piacciono molto di più c'è così le piramidi. Non lo so perché. Vabbè, adesso faccio così un po' come il preset. Madonna, perché non mi capisci? Vabbè, io sono morto. No! Ho vinto. No, sì. Non ci credo. Bro, io stavo letteralmente per morire, letteralmente. Vabbè. Ma come faccio a cadere? Non lo so, volevo andare in basso, boh. Mistero. Rimarrà per sempre un mistero. Esatto, non lo sapremo mai.
alzati dalla scala. No, cavolo. Allora, Zone Wars è molto più divertente di Box Fight. Di Boxo Fight. No, mi è trappolato. No, ma ti ho missato malamente. Vabbè, ma perché mi uccido da solo? Ti sei tra virgolette non suicidato, però ok. Tanto mi ammazzavi tu o mi ammazzavo da solo? Let's go, Max Mix. Nel dubbio mi ammazzo da solo. Esatto, fai come Artruth che nel dubbio si era dato il KO punch da solo, ti ricordi? Non so se l'hai vista quella clip, però praticamente c'era il truth spaventatissimo. Che si prende a pugni da solo e c'è Riccio che ride, tra virgolette, perché ha fatto tipo il KO punch da solo, troppo. GG, minchia. Ho fatto 220. Ah. In Io testa. pensavo che mi hai cacciato un 200 proprio in testa, palese. E adesso arriviamo alla mia modalità preferita. Dove perderò sempre. Perché cado, non per ora. Esatto. Oggi stavo per cadere pure io. Meno male che ho messo la regola che non ti fa cadere, perché sennò mica se no era troppo facile. Bene, dove sei? Sono in safe, no, tra virgolette. Hello my friend. Oh, my little friend. Where are you going? È una roba vergognosa, cioè ma almeno mettete delle impulso qualcosa. Bro, facile, non far cadere, è facile, è facile. Nel dubbio. Nel dubbio, per vincere, praticamente nell'esatto momento che tu mi hai fatto cadere, io ti dovevo sparare con lo spas e tu morivi per prima che io toccavo suolo. Nel dubbio potevo fare pure Che quello. poi ero in una situazione. Ma come brutta. 34 lo spazio? Ok. Vabbè, cioè, ma tutti quanti ce la mettono che lo spazio fa 34. Cioè, ma tutti quanti, ci ho visto pure su YouTube. Cioè, molta gente si lamenta che lo spazio, qualsiasi tipo di Si lamenta allo scandalo. esatto, scandula. È uno scandalo se è Esatto, uno dei fucili più forti del gioco tolga così tanto. E allora gli altri quanto dovrebbero togliere? Scappa. Bro, ti sei salvato veramente. Per l'intenditori di Masterchef, oddio. Bene, curare gente nuova. Ma che gentleman. Che gentleman. Che gentleman. Curare, va bene. Io edito le scale. Oh. Sei sotto, molto probabile. Ho la tecnica Egitto di User. Questa è la tecnica Egitto. Ve lo ricordo ragazzi. Io ho fatto 3000 punti in arena così. Ah però tutti i pavimenti sono miei. Ma che gioia. Ah, eccoti. Ma che gioia. Ma ciao. No. Sì. E adesso tu sei sotto. Nel E dubbio mi adesso curo. come fai? E
adesso come fai? Ah no, c'è un pavimento a te tuo, vero? E adesso come fai tu? E adesso come fai tu? Ma mi sto chiudendo. Piccolissima, boh. No, la testa è piccola, boh. Bro, avevo 10 di vita. Mi avevi laserato leggermente, ma ok. Lo chiuderone non si fa ingannare. Dai raga, pro player, nabbi, sniperoni. Maccheroni, sparatoni di galattazioni. Io sbarro l'entrata al mio amico Tom. Perché se sul mio amico io lo posso fare. Vero che ti posso fare. È molto vero. Quando ti sale la rabbia interiore. Perché ti piace così tanto chiudermi nella safe? Nella zona tempestosa, come cavolo si chiama? Io ti chiudo. Ah, va bene. Oh, e te l'ho messo. Non so cosa fare. Vabbè, GG. No, ti ho missato malamente qui, GG per mia madre che non sa che sono in live. Complimenti, mamma. Sai sempre come dare fastidio. Grande. You are the best, ma veramente. Sei la migliore che fai. È colpa di mia madre che mi ha distratto. E comunque ho vinto io, GG. Vabbè. GG. Quindi. Mamma, perché devi dire ogni volta quello che devi fare a voce alta, madonna? Senza che devi fare una cosa. Vabbè, se mia madre ogni volta che devi fare una cosa dice ad alta voce. Io non ho ancora capito questa roba, ma no. Buongiorno. Buongiorno. Sto avendo paura, io dove sei? Allora, sei una piramide? No, ok. Non so prima come ho fatto a missarti, ma va bene. Giusto un pochino di... No, ma che sto facendo? No! Bro, ma quanta vita avevi? What the fuck? Ok. Poca. Ok, bravo. Grazie mille ragazzi per l'iscrizione al canale. Io ricambio raga, ve lo ricordo. Come quello di stamattina, quello Esatto. che ti spammava messaggi. Esatto. Fatto bro, ricambia, o levo. Levo, poi incominciava levo. Sì, ma perché devi Mi si è buggato il gioco, che bello. vabbè, si è buggato il gioco. Ma quelli sono quei bimbi Arrivo che subito. spammano. Gioco ti si bugga, io arrivo subito, non ti preoccupare. Dove sei però? Da qualche parte in questo mondo. Quello è sicuro, dai. Ti vengo. Almeno che non sono un alieno. Ti vengo a cercare. Io che modifico le scale manco fossi un pro player. Manco fossi Mongrill. Autogrill. Mongrill nell'autogrill, top music track. Aspetta che mi curo pure. Versace on the floor. No, non so se vi ricordate di questa canzone, ma è Sì. antica. Io ho finito in mano. Grande! Ho finito le costruzioni, ciao. Grande, io sono morto. Ok. Devo 0 max.
E anche io avevo 0 costruzioni. Versace on the floor. Mi suicidio. Io sono impazzito per questa canzone. Lo so che è vecchia, ma l'ho risentita dopo un botto di tempo e non ce la faccio più. Versace on the floor. Io ho missato malamente. Veramente Come ho fatto non lo male. so. Non mi corre il personaggio. Oddio bro, non mi corre il personaggio, what the fuck. Bro, cioè perché... ok, adesso mi corre il personaggio. Perché io ho fatto i tasti customizzati, no? Ma non ho il tasto per farlo correre. Cioè quindi quando lui smette di correre, cioè devo ballare per farlo riprendere a correre. Cioè è strano. No! Non avevo visto. Vedi pochissima vita. Sì. Che più cazzo è Versace on the floor? Cioè non è Versace, ma ok. Oddio, E sono gli americani così che... sono mongrel. Hai visto come mette le robe sopra di me e poi le... Ma buongiorno. What the fuck? Bro, guarda, anche se non mi piccolnavi, cioè, morivo lo stesso perché stavo cadendo all'indietro, quindi veramente ha accelerato la mia morte. Adesso non me ne frega almeno non subivi... danno, esatto. Adesso non mi frega del copyright, ma c'è... più tardi lo metto un pezzettino di Versace on the floor. Ma cosa mi picconi che c'è ancora tutta la vita piena? Ma cosa picconi? No, ma perché? Ma cosa picconi? Non fare il tryhard. Ma cosa picconi? Cosa picconi, bobo? Ok, sono in low ground. Sono in low ground. Tryharder che sì. Sono Mongrel, guarda come non mi... Ma perché mi ha attivato il flooper? Come cavolo ti chiami? Flooper. Bro, ma l'hai visto come costruivo come un pazzo? Madonna. Oh! Stavo cadendo, ma mi sono salvato. Vabbè, io ho già esaurito quasi... Deve essere lei. Ho capito così lo... No bro, non mi far cadere. Bro, se mi fai cadere sei un infame, veramente. Sono caduto io. Bravo. Il karma! Si chiama instant karma. Tu avevi voluto far cadere, ma il karma è si stato chiama l'essere uguale. scarsi. No, si chiama instant karma per le persone spammone. Ecco. Madonna. Oddio. Il muro era mio. Ok. GG Tommaso. Cioè, ma il muro era mio. E io l'ho picconato pure, vabbè. Molto intelligente. Very smart. Come si fa a cambiare tipo il nome al... Come si fa tipo a cambiare il nome al... come si chiama? Nickname su Fortnite? E fai aggiungi nickname. Tipo io ho salvato come Tom ora. Adesso questo account devo salvare come Tom ora. Oppure Tom Freshly Squeeze. Esatto, oppure Tom o Lv.187. Non sono caduto. GG. Guarda, tipo tu mi puoi salvare come NRG Raven Antonio. Ok. Però tanto c'è il nickname, non te lo metto perché tanto vuol dire Tom ok. Aspetta secondi. Dico tanto WWE c'è, Tommaso WWE c'era, lo so che sei tu, però io te lo metto lo stesso. Cosa ci so sono io? Allora aspetta, aggiungi nickname, scrivo.
Tommaso. Cioè devi andare su... dove? Guarda, vai, cioè allora, premi il tasto options, no? Ecco, vai su fai gruppo. Ecco, e vedi il mio nome tipo, no? Ecco, questo sono io. Ora premi X e ora No, per cambiare il nome io, come faccio? no, questo non c'è, è diverso, devi andare dalla PlayStation e fa un botto di roba. Ah, ma dal computer non si può. Se da PC ora penso che per cambiare da PC. Io da PS4 ci devi pagare. Allora aspetta, aggiungi nickname, scrivo Tommaso All Editati. Allora. Esatto, sono con Tommaso All Elite W. Allora, cioè, il nome è un po' troppo formale, aspetta, cambia nickname, metto Tom Orange, perché tanto cioè, io tutte le volte che metto Orange su due account, quindi Tom Orange. Come forte perché ti chiami Tommaso, editore preferito, cioè Tom Orange, sono un bozzo. Bene, possiamo ripartire nell'1-1. Dino, oddio. Io li macro e io prendo la macro. Boh, vabbè, cambio dopo. Io li macro. Io mi dissocio. Mi sa che ho vinto. Vediamo un po' se ho vinto, vediamo un po'. Ah no. Ma io non penso che ho vinto, minchia, mi hai asfaltato durante questa nostra Competizione mondiale, peggio di quelli. Competizione ultra regionale italiana, Germania, CCFN. Cioè abbiamo dei telecronisti direttamente collegati da Los Angeles per noi due. Ora ma cioè, ma dove sei? Non ci sono. Versace on the floor. No, Scusa. No. Va bene. No, volevo cadere insieme. Sono caduto anch'io. Allora, Sonia De Tomaso, ciao, posso giocare? Non lo so, Sonia. Zera, salve. Grande. Allora. Che è successo? Restartiamo. Dai raga, siamo vicini a 300, ci siamo. Ok raga. Niente, live finita. Adesso Tom Orange inizierà. Perché sto facendo di roba 700 di ping, però cioè, cioè 700 di ping, cioè è ingiocabile. Vabbè, io non so dove sei, ma ok. L'hai già chiuso la live? Adesso facciamo questo Okay. round, poi come ti ho missato qualcosa? Bro, ma ti puoi davanti No. a me? Ho sbagliato, curandomi, vabbè, ok. Non essendo in Fortnite. Ah, Sonia, sei tu allora.
Aspetta un attimino, ma io adesso laggo comunque, cioè, Alessandro. Comunque grazie mille, cioè, io non capivo chi eri, cioè, io non capivo chi eri. Sonia, aspetta un attimo, vediamo un pochino Sonia. Io pensavo che era un'altra persona, ma ok, GG. Ecco. E niente, sono caduto come un coglione. GG ragazzi, questo è il potere del lag. Ciao bro. Ciao bro. Ciao bro, e che c'è? Ho visto un sogno, ho detto what? Sono detto what? Ho visto che stavi in live, ho detto entro su Fortnite. Infatti ho visto che sei iscritto al canale. Dai, pompa leggendaria. Infatti ho visto che sei iscritto al canale. Comunque mi sono iscritto al tuo canale da 2 account. Ah ok, grazie. Uno è il mio e l'altro quello di Dai raga, l'acceleratore è tornato. Io sto laggando, quindi mi sa che quando decido di giocare a Fortnite, chiudo la live, chiudo tutto quanto. Cioè ho giocato con il mio best friend Tom, finché è durato, ma tanto. Cioè ormai siamo abituati che tanto quando laggo poi c'è dopo. Poi dopo crash, infatti oggi sono crashato 2 volte, vero Tom? Lo so. Sono crashato 2 volte mentre giocavamo, però meno male che c'era un numero di WhatsApp. No, stavo per cadere. Ma Intanto sei non spect, ce n'è la neanche madonna fare ragazzi. la live perché Sei spect, cosa è successo ragazzi? 6 spettatori nella mia live. Pazzesco. Vabbè, non è il mio record dato sei passato oltre il muro. Sto laggando, però fatti 2 domande. Che bello sto gioco. comunque vai a vedere il video quello cinturone skin gameplay. Ti ho scritto nei commenti. Sì, ho Ti ho visto. messo pure like. Ma non sono questo, signor Tom. No, GG. Farò anche 700 video, la Ti madonna. voglio 175 in testa. 7 spettatori ragazzi, mica, ma che cosa succede? Ok. Non è il mio record, dato che nella live della stagione 6, nella quale laggavo a bestia, ho fatto tipo 90 spettatori. Mamma, che c'è? E tutti spammavano di messaggi, è stata una cosa bruttissima, non No, poter qualcosa leggere tipo un quasi. burger, non lo so, decidi tu. È stato veramente brutto bene. avere 90 persone in live, cioè veramente Ok, grazie. brutto. E niente, sono caduto. Grande. Fammi curare almeno. Ah, c'è un altro, ciao. Allora niente, questi spettatori mica spammavano di messaggi, è stato veramente brutto. E adesso io vi faccio cadere. Va bene, Come non vale per cadere? È illegale. No, invece si può fare. Invece si fa. È come se si fa. È come se si fa. Dai, Fra, non puoi fare. Bello sto 2,75. È caduto. Grazie, puoi cadere. Comunque GG raga, c'è live top, 7 spettatori, live toppe, veramente. Oddio raga, non laggo più, che bello, niente. Non ho laggato per 2 secondi. L'hai fatto. Per letteralmente 2 secondi, raga, ma gioco meglio quando laggo. Vabbè, Fra, Raga, ma i gioco tagli meglio quando laggo. Cioè, Fra, i tagli che hai fatto nell'ultimo video sono bellissimi. Cioè, gli effetti, volevo dire. Grazie. Molto gentile. Nel capibo, poi
poi la parte del capo. Teletrasporta. 7 di vita? Oh. E ragazzi, il potere del lag non sbaglia mai. Bella bella. Ah, fantastica. C'è adesso è Faina che fa catcalling. Dice è Faina che fa catcalling e dice ma raga, ma fare catcalling è normale, cioè all'età mia quando ero piccolino se vedevi una gnocca per strada dicevi ah, fantastica. Cioè voglio dire, cioè gli umani possono andare sulla luna ma non possono smettere di dire ah, fantastica. Ma allora non fare più le mote della risata che odio. E infatti ho sbagliato, volevo farne un altro. Io ho capito, ma all'età mia quando ero piccoletto io se vedevi una gnocca per strada gli urlavi ah, fantastica. Per scusa gnocchi, oh, che belle cose. Ah, fantastica. Quando deciderai di mettere la webcam? Non ho capito. Quando deciderai di mettere la webcam? Non la metterò mai, se me metterò una handcam del controller, ma io la metterò non la mostrerò mai. No, Fra, fai più views. Ma no, Fra, fai più like. Fra, con la webcam. Però non vuol dire niente, però non conosci Che diventi secondo me più popolare. però ma non tutti gli youtuber però ma non conosci. Ecco. No. Ecco, lui ha 22 milioni di iscritti. Voglio dire, non è obbligatorio iniziare a fare. Vabbè, non è obbligatorio, ma fa fare più views, secondo me. Scusi. E faccio cadere. Allora, rifallo un'altra volta. Ed esci fuori dal gruppo. E comunque ho vinto io, quindi... Ma tu facevi cadere. Come si chiamano? No, ho sbagliato, ho avviato la partita, vabbè. Un bicchiere di vino. Ok, sono ritornato, mi sentite? Yes. Così hai messo la tastiera, no? No, che cacchio. Poi, cosa mi interessa? Davanti, scusami. Ma cosa mi interessa a me? Dispiace. Hai messo qualcosa davanti. Cosa mi interessa a me? Non mi interessa niente. Ma cosa sto facendo? A me non mi interessa niente, ma cosa mi interessa a me? E sono lo shooter. La danno davvero un botto. E allora? Nella live. E allora? Io sono Xuder, io posso laggare, tu no. Fare Victory Royale su Fortnite è la felicità. Comprare una skin a 0 V-Bucks è felicità. Se questo spamma. Quanto odio questo gioco di merda, madonna, che gioco di merda. Stai abbastanza Magari meglio. loser morissero, Vabbè. questa sarebbe felicità.
Bene. No, ma... Se i tryharder morissero sarebbe felicità. Felicità, niente, la qualità della connessione internet è ovviamente sufficiente per trasmettere il gioco. Tua mamma, madonna, tua mamma non è abbastanza per trasmettere il gioco. Oddio, tua mamma. Non è la connessione, è tua mamma. Capito bene, certo che è la connessione. Va bene. Ti spiace. Che è morto? Che cattivo. Che cattivo. Vai Alessandro, spacca Tommaso. Sono crudele. No, io mi dissocio. Sono un italiano. Con il controller in mano. Io faccio i 200 alla gente. Ho spammato 2 colpi di fucile d'assalto. Io faccio i 200 alla gente. E poi ti metto il pompa in testa. Io sì. Odio. Se io spammo, allora gli altri sono proprio degli... Odio. Impulsivo. Odio. Rampino. Ti odio ti. Felicità. E vedere Alessandro morire di stai la felicità. Non spammo. Felicità. E vedere Tom Orange Cassidy che prende danno da sesso. Questa è felicità. E la felicità. Bene, intanto io canto, mi fa la gente che sto io. La felicità. Un malato con la demenza. Ma ok. Allora, Sto ritirando. Ho vinto! Sì! Madonna, Madonna, mi devi succare il biscottino! No, io no, ti è cresciuto. Hai finito la live, Fra? No, bro, Sì? No, bro. Non è finita. Hai dissociato la live? Bro, ma mi ascolti un attimino, te non fai YouTube, te cosa cazzo? E perché non fai la live? L'audio c'è ma l'immagine è crashata. Ma la live non è finita. Bravo, genio. Ti senti? Adesso ti senti pieno adesso? Ti senti pieno? Bene, ti senti pieno? Samu Buttarazzi si è iscritto al tuo canale. Ok. Ma che nome è Samu Buttarazzi? Ok. Non giudicare che sono Grazie mille a Samu Buttarazzi. Gentilissimo. E mi sono iscritto pure io a... Adesso tu muori. No. Aspetta. Abbi cura di me, abbi pietà. Mi dispiace. Ho perso vita da caduta. A me non mi dispiace niente. Così impari. Tryharder di merda. In realtà il tryharder non sono io, ma non è vero. Allora, guarda, io... Ma non è vero, guarda che io e Tom Orange siamo dei nabbi. Non è vero. Se tu il tryharder c'hai una skin della season di tua mamma, devi dire. Cioè, c'hai una skin vecchia quanto tua mamma. Perché è una cosa brutta? Però cioè, ma la tua skin è abbastanza brutta. Guarda che è rara. Ma cosa vuol Guarda dire? Bro, la bellezza... non l'ha comprata nemmeno Ninja. Bro, ma la bellezza non si determina da una skin quanto è rara, ma evidentemente tu sei ancora troppo piccolo per capirlo.
dato che hai solamente 12 anni. Evidentemente sei troppo piccolo per capire la vera bellezza delle skin, quindi per favore bambino, stai zitto, mangia la pappina e dormi. Bene. Mi stai esultando? Sì. Perché voglio dire, cioè, ma è normale, cioè, sei ancora piccolino, cioè, è normale che non capisci ancora il vero valore delle skin, cioè, ma ci sta, cioè, è normalissimo, cioè, è normalissimo, è normale, cioè, è normalissimo. Chi ha vinto? Grande Tom. Grande Tom, ammazziamo i bambini. No, io mi dissocio. Io mi dissocio da questo che ho detto, ma perché non parli più Alessandro? Che è successo? Te la sei presa per caso? E allora te la sei presa perché ho detto che hai 12 anni e sei un bambino? Vabbè bro, la verità fa male. Che ci possiamo fare bro, ma cioè, se non vuoi parlare, cioè, dillo bro, ma la verità fa male bro. Bro, la verità fa male. Che ti devo dire, la verità fa male bro. Cioè, voglio dire, la verità fa male, scusa. Cioè, se sei un bambino di 12 anni, cioè non è colpa mia. Allora Alessandro parla. Oppure ti espelgo. Va bene, non parli, ok. Ecco. Ok Alessandro, adesso ti espelgo, dato che non parli. Non fa ecco. Allora perché non parlavi prima? Perché ti sei fatto perché ti eri incazzato? Perché tutto all'improvviso mi insulti? Ma perché sei un bambino? Ma perché sei un bambino? Cioè... Ma se c'hai un anno in più di me, cioè... Sì, ma io avrò anche solo un anno in più di te, ma di mentalità ci sono molto più avanzato di te. Perché la skin non si determina da quanto è rara. Va bene, è presto, è un gioco, non mi devi insultare solo per un gioco, cioè... Voglio dire... Va bene. Cioè, ma non ti mettere a piangere, perché voglio dire, cioè... Dopo se inizia a piangere il live è un po' brutto, cioè dopo la gente esce. Ma dopo la gente esce, voglio dire, cioè, ma se piangi il live dopo la gente esce, per favore non lo fare. Ma se mi insulti, forse la gente esce perché capisci che tu insulti la persona. La bambina piccolina patatina. Fra, vedi, mi stai ancora insultando. Ok. Bro, ma non ti sto insultando, sto dicendo solamente i fatti come stanno, ma la verità fa male. Ma Fra... È la semplice verità. Ma cosa semplice verità? Se ho detto solo una cosa... Cioè, è la semplice verità. Sei solamente un bambino viziato. È la semplice verità. Ma se ci sei un bambino viziato. Guarda, te lo dico pure in inglese che forse capisci meglio. Sei spoiled. Ma cosa ti ho fatto di male? Sei spoiled. No, spoiled. Tommaso, vabbè, tu un altro. Che cosa ne pensi? Ho visto io o lui? Ma guarda, io ne penso... Sì, li parlo. Ma io penso che... non lo sento. Se tu dici che una skin è bella per quanto rara è, c'è veramente... Cioè, ma io voglio dire, ma non è proprio un minimo di cervello, ho detto... Va bene. Ho capito, però ma non c'è il minimo di cervello. Va bene, scusa. Va bene, dico scusa a tutto il pubblico, ma mica ho detto qualcosa di male, cioè, ok, forse ho detto una cosa troppo esagerata, ma va bene, cioè, basta, cioè, ma tutti lo sanno che una skin non è bella fare una tragedia. Rara, però ma ci sono skin va rare bene, che sono non dobbiamo fare una tragedia, però. Cioè, ma allora perché dici ma queste Tommaso cose parla o no?
Sì, lui parla, cioè non so perché adesso non parla, cioè sarà crashato, non lo so. Però, cioè, ma dico, normalmente, cioè uno deve pensare prima di parlare, cioè, ma anche solo se tu pensi questa cosa, cioè non sei molto intelligente. Però, Non fare una tragedia. però vabbè, ci sono dettagli, sono cose che devi capire certe cose. No, non fare una tragedia. Oh, vabbè, una tragedia. Io ho detto solo una cosa. Bro, cioè, è un pochino una tragedia, perché voglio dire, se tu pensi queste cose, è una tragedia perché è una tragedia davvero. Va bene, non lo penso più. È una tragedia davvero perché solamente i bambini di 7 anni pensano. Che c'è una fine rara. Va bene, non lo penso più. Sì, ok, Fra, non lo penso più, però basta insultarmi. Perché Però voglio dire, cioè, solamente i bambini dicono e la Reine vedi quanto è bella, è rarissima, che bella, voglio le skin rare. Allora, io sono arrivato ad un punto che se ti piace una skin, cioè, no, io il discorso non lo chiudo perché bisogna continuarlo, perché devo farti capire. Uno non shoppa una skin perché non esce dallo shop dalla stagione 3. Cioè, uno se la shoppa perché le piace la skin, cioè. eh sì, infatti io faccio così. No, tu non fai così, perché se tu pensi questa cosa, Io faccio così. c'è anche tipo questa skin adesso che tu hai adesso, è una skin bruttissima. Però per te è una skin rara, però per te è una skin rara, allora ti piace automaticamente, perché quando tu pensi è una skin rara, allora ti piace automaticamente. Brutta no. No, brutta no. Io non credo che tutti shopperesti. Io è una skin brutta. Io non credo tutti shopperesti anche, che ne so, cioè li shopperesti anche la Recon perché era rara, però dato che era rara. No, a me mi piace la Recon. Ecco, no, a me mi piace, ma non perché. Ok. A me mi piace la Recon, ma non perché è rara, perché è bella. Vabbè, io non vedo un altro modo di discutere con te perché vabbè, tutto sono tu. Quello, cioè, non ha molto senso quello che stai dicendo, però vabbè. Va bene. Allora, bro, ma ti piace Aura? Aura? No. No, bene. Sirena? Bene, piccone No. bacchetta stella? Non tanto, perché comunque è tipo un po' femminile, un po' così c'è. Non mi piace molto. Vabbè, invece ti piace lo zainetto, quello del trifoglio? No, cioè non lo userei mai perché comunque non è niente di che. Ok. Tanto adesso stai dicendo no a tutto perché pensi che ti sto nominando cose tryharder, quindi tu rispondi no automaticamente per evitare il conflitto, però ok. No, davvero, io davvero sto pensando. Vabbè, Sirena penso che è la skin più brutta che mai si scrive, anche se molti tryharder la usano. E non lo sto dicendo perché poi mi giudichi e cose del genere. Perché è la verità. Allora, io non giudico le persone, ma se una persona mi viene a dire che una skin è bella in base a quanto è rara, io veramente perdo le staffe, quelle che c'hanno no, quindi se tu mi fai perdere le staffe, io le ho già perse da un bel po', e allora va a finire non bene, va a finire malissimo. Va a finire che capita qualche piccolo insulto, va a finire che alla fine è solo un gioco, e alla fine è solo un gioco, ma a me le persone come te mi fanno imbestialire, quindi voglio dire. Vabbè, discorso chiuso. No, discorso chiuso no.
Mi dispiace. Ancora? E che cosa dobbiamo dire di altro? Questo discorso non sarà mai chiuso. Ogni volta che noi giocheremo parleremo sempre di questo discorso. Sempre. Sempre e comunque. Cioè, ma anche se tu dici alle altre persone che ti piacciono le skin in base a quanto sono rare, cioè, ma ti prendono in giro. Però non capisco una cosa, cioè, ma Tom ci sei? No, non c'è. Voglio dire, non fa niente. Cioè, poteva parlare se diceva dalla parte di chi era, ma evidentemente lui è dalla parte della verità, quindi... Ma che ne sai se non sta parlando? Bro, allora io non lo sento, tu lo senti? No, non lo sento niente. Allora non sta parlando, a volte succede. Dite? Eccoti Tom. Alleluia. Qualche volta mi si lagga. Ma che ne pensi di questo discorso qua? Che c'è che una skin ma io è vero perché gli piacciono. Se è vero che gli piacciono le skin per il valore oppure perché le deve far vedere ai suoi amici 2010 per flexarle, per flexare così agli amici. do ragione a te, ma se magari gli piacciono le skin così perché gli piacciono proprio, cioè, ma se stai dicendo la verità. No, in realtà a me non mi piacciono tutte, a me in realtà mi piacciono tutte le skin che non sono molto tryharder. Capito? Cioè, ma se uno compra una skin brutta per flexarla agli amici, cioè, ma oltre che sei un coglione, cioè, non dovresti toccare proprio su Fortnite, perché voglio dire, Fortnite... No, io non lo farei proprio. Non è fatto per flexare, perché se vuoi flexare vuoi su parti reale, ma non è che tu vieni... Ho comprato questo bundle da 3000 così non funziona, cioè, non è che se ritorna una skin rara non troppo te la compri, cioè... Ci sta fare se uno vuole collezionare le skin, ma non collezioni quelle rare, che dopo dici, ma io sono un OG, cioè, non è vero. Non è vero. A me i finti OG mi fanno veramente impazzare, perché se non giochi da tanto, cioè, allora... Non mi parti dal colpo. Cioè, allora perché ti compri skin della stagione 1 che non ti appartengono, però vabbè. Chi? Comunque fammi vedere se c'è qualcun altro da invitare, vediamo un po'. Aspetta, Sammy the Great. Un attimo, raga, aspetta, fammelo invitare, va. Fammelo invitare a Sammy the Great. Allora lui parla inglese perché è americano. Raga, devo andare a mangiare. Ok, ciao. Ok. Ci vediamo domani. Ciao. Uno di Great, che lui è americano, vive in America, quindi parleremo inglese con lui. Io ho due amici che sono youtuber dall'America, uno è dal South Carolina, che figata. Loro hanno il Walmart, Starbucks, le ciambelle. Troppo figo l'America. Purtroppo non si unisce, evidentemente. Aspetta, Alessandro ha abbandonato, allora aspetta. Oh, madonna Deimos, che skin bella. Ma io mi ho invitato a Sammy the Great. Che poi era anche un tryhardone questo, tra virgolette, non era neanche fortissimo, però. Era di quelli che costruiscono che... Esatto, di quelli che ti fanno incazzare proprio. Poi stava dicendo spamone a me quando lui continuava a spamare con la mitraglietta. Esatto. Complimenti. No, vabbè. Dettagli. Bene, complimenti. Molto intelligente. Mettiamono.
chiamato al telefono. Sono ritornato. Scusate, mi hai bossato, gentilissimo. Bro, ma cosa vuoi fare? Aiuto. Aiuto. Non lo so. Ma adesso sono stanchissimo, cioè non ho più voglia di giocare letteralmente. Io un po'. Andiamo in lobby, cioè almeno parliamo così, almeno senza giocare. Ma anche perché io laggo. Poi ti stanca dopo un po', cioè. Esatto, cioè sempre. Prima vuoi giocarci proprio e poi però dopo un po' ti rompe le scatole anche giocare. Questo è il nuovo Fortnite, mica. Fortnite di una volta volevi giocare tanto cioè mica, e giocavi tanto, cazzo. Andiamo a vederci il CCFN, no? Non lo so, così. Nel mentre parliamo. Sì. Allora, nel mentre io mi guardo un video, nuovi teaser della stagione 7, poi ti dico tutto. Allora, aspetta, metto, ok. metto questo della CCFN. Boom, aspetta che mi richieste di rimborso. Ah, le richieste... What? Cosa? Che è successo? Ah, ne ho 3 io. Ah, vabbè, ho comprato una skin da 200 così. Aspetta, vediamo io un attimino quanti ne ho, aspetta. Dove fai io ne ho 3. Il rimborso? Vai, allora, vai su impostazioni. Aspetta, vai su dove c'è l'omino e ti dice richieste di rimborso totali. Inoltre una richiesta. 0 restanti. Cioè, lo sai che devo fare? Cioè, a volte nell'altro canto ne ho. Cioè, a volte vengono quei bundle che ti danno 2 biglietti, tipo. Che quelli servono, quelli sono utili. Allora, aspetta che cambia. Questa sembra bella come il Papu, quello del Papu Gomez. Esatto. Il giocatore dell'Atalanta. Ex Atalanta. Però, ma guarda. Chi non conosce il Papu Gomez, minchia. Che madonna, quando solo per questo ballo. Che giocavi con gli amichetti al parchetto a mezzanotte, tutti quanti ballavano come Papu Gomez. È vero. Cioè, era veramente popolarissimo il Papu Gomez. La Papu Dance. Ma perché sei messo creativa? La Papu Perché questa Dance. emote comunque. No, non è rara, però è semplicissima, ma è bellina. Esatto. Bro, ma è identica. Certo, vabbè, Ma secondo me infatti, ma l'hanno copiato. Certo, ovviamente adesso diciamo le skin anche più rare le fanno sempre più belle. Beh, sì. Cioè non le skin, i balli. Beh sì, i balli ci sta, guarda. Se c'è una cosa che io però anche ho alcuni capito sono bellini. della verità è che nelle vecchie season, tipo le skin da 800 V-Buck erano dei default che facevano dei mestieri, tipo c'era il poliziotto, no? C'era il pompiere. Quelle da 1200 c'erano un po' più di dettagli, no? Ecco, quelle da 1500 erano ancora più dettagliate. Ma erano skin da 2000 V-Buck che facevano c'è la differenza, perché c'era tipo Jonesy che era un dinosauro, oppure c'era l'orso, c'erano skin speciali tipo con volti diversi. Cioè non erano sempre gli stessi personaggi, ma con altri skin. Vabbè, allora andiamo qua al grande schermo. Panini, ok. Cioè, io me lo ricordo come se fosse ieri. Allora, vediamo qui. Il Papu Gomez, madonna, che ricordi. Quando c'era ancora Rolando Mandragora. Grande giocatore. Adesso è stato abbastanza ridicolizzato come giocatore. Esatto, però c'è da dire, ma ti da chiami Rolando, minchia, c'era il Ronaldo dei poveri. Dopo c'era Kevin Lasagna,
dell'Udinese. They're going to be looking fine for now. Once again, though, Sancho, zone is not here. And these guys are already running through their meds and loot. Look at Chapek's inventory. This is not a Chapek's loadout. Makeshift AR. Ancora no questa skin e basta. Good night. Good night, literally, and that's gone. So these guys get to play their game out for the rest of... Ci avete rotto. Dai, adesso sparo uno. Sparo uno, va. Esatto, adesso mi Vai, lo sparo, dove sei? Fermate! Fermare! No, sto vedendo i tuoi capelli. Oh bro, cioè guarda, uno in chat ha schifo. Cioè, mi ha scritto che Mandragora faceva schifo. Ok. Bro, ma è normale che faceva schifo, solo che l'ha detto solamente... Anche il Torino cioè era il Ronaldo dei poveri, apposta, bro, cioè ma pensi sì, l'ho colpito mobile surge of vehicle, and they're looking for it. They'll try to go for it. They'll move out. Refs will be able to heal and drive at the same time, or at least be in the car. No, non l'ho colpito. Too like squeezing jerky though. This is kind of the oh, tirate, c'era scritto knockdown. Vabbè, ok. I think they look to just hit that bow shot with the l'ho colpito. Sto uccidendo tutti io. No, eliminatolo. Comunque Mandragora faceva schifo. Cioè, ma lo prendeva in giro come lasagna. Sometimes the Slurp Factory team used to go out into these fishing spots. They become fishermen for a bit. That's a big part of Kirachi's game plan. They have about 3 slots that's all dedicated to heals with floppers and mobility. And they have spicy fish. That's what they use to overtake height. So that's why you found, you know, two way out there by themselves. Oggi lasagna ha la media gol sbagliati. Più alto della Serie A quest'anno. Allora, io tipo Manchester United, il mio amico Tom fa Cagliari e altre squadre? A parte il Cagliari. Motivo San Benedettese. No. Ah, ok. Ma il tipo Cagliari perché dalla Sardegna, quindi ci sta. Io purtroppo non vivo a Manchester, però io c'è tipo Milan, Manchester United e il Foggia. Meanwhile, everyone's trying to catch Giustamente. up. They're kind of in a little bubble of their own, about 50 points ahead of everyone else. Nas, Flick, and Thomas. Invece Stefano che with they need wins right now to get all the way up top, but only one team can walk away with that victory royale. Only one team can really afford to push. Da questo, guarda allo spas viola, lo scher viola. Flexando. And I have to say, you know, Andalix, they're coming back slowly. They're in top 10. In the previous game, they moved up from 13th to 10th place. Comunque, raga, il video è sempre me lo ricordo, anzi la live. Milan, grande Stefano, grande It's one of those teams, just like in the playoffs of any kind of sports. They're a veteran team. You don't want to see them. You know they're going to be a tough out if they're along their rotation. So no doubt, seeing an Andalix trio sitting in front of you, that's not good news for Anas, because that trio is going to continue on the rotations. And you see Reason actually knocking pizza in the feet. Going down, Reason feels like these guys are already hot. Looking to have another great game. Zykerson and Jules, I would say, che deve far uscire da questo dramma familiare. Allora, ho un appello a tutti i fan della Juventus. Lo sapete cos'è Calciopoli? Purtroppo sì, lo so. Ecco, se sapete cos'è Calciopoli, cioè veramente e tifate Juventus lo stesso, cioè fatevi controllare da dovreste vergognarvi. Excited to see how they look in future seasons. The games aren't even done today. If they figure out how to make up for their lack of experience, take more risks, they can get even higher on the boards today. Nello stesso anno hanno fatto tipo c'è stato anche lo scandalo per il doping, no, sempre la Juve, nello stesso anno Calciopoli sono andati pure in bell'anno, prima, sempre pagato gli arbitri, sempre.
Ma la Juve è Looks like ladrona, he's back da up with sempre Pizza la and Juve Ardent, è so the ladrona. full elimination didn't really come through. Come io lo conosco Savage, Has però. kind of invested a lot into this Ma io game. Must seguo be su medkits or something that YouTube. are already down, maybe big pops. Aspetta un attimo. Still has that stink bow, so gonna be moving Mr. over. Savage. Wait for the threshold, wait for it, wait for it. Boom, 214. We learned the lessons, yeah. Bro, ma Mr. Savage. 214 Però ma above. tu non sai Ma questo è uno youtuber, anche è un nome che conosco Right next to him, già. yeah, but it's E lui fast stroking. They c'è, don't like letting a trio getting away for free. Savage. Fast stroking a lot of the times, if they're down on surge, they E like lui having guarda, these Mr. box fights, but Savage, Ref I don't Guard feel e like in the last anche two in games they're diretta. going to be playing Ah, that eccolo, super risky. eccolo. È lui. Just showing you there, they take a Non lot è of like live, moments perché here to questo è- fight. C'è anche gente famosa, dai. Però ma sono repliche queste, cioè lui ha fatto il video di questo match, cioè 8 ore fa. Queste sono repliche. No, non esce in diretta, ti voglio dire. Cioè magari, ma fosse in diretta. Guarda che verifica. Ma che l'ho dato No, chiaro. sta subendo un sacco di vita, questo muore. Esatto, cioè, Sì, ma guarda di che spammo ma con quell'arco schifoso, mamma mia. Bro, ma cosa fai con il pompa del nonno e fanteria? Cioè, ma sei proprio... La pompa del nonno è fanteria, mamma mia che schifo. Oh mio Dio. Cioè, poi tutto verde. Esatto. Cioè, non ha senso. Mi viene mal di testa vedendoli, guarda là. Chiamato Ah, finito i batterie, mi sembra. Sì, l'ho detto. Oh, c'è il suo compagnetto. Sì. Compagnia di avventure. Il pompa del nonno fa 98 in testa da vicino e il fanteria smira. Cioè, ma questi pro player, cioè, ma perché prendono queste due armi insieme? Cioè, ma è normale che muore, mica, ma... Che non lo so. Questo è quello, si chiama Opa Pizza 4K. Esatto. Lui è il mio preferito. Come si deve fare il medikit? Storm Surge Active. Niente, si è frizzata, So tough to get out of here, and they're not sure what's outside these walls. You can hear the footsteps too. Shield for Refsguard. He went down the stink, so Forse sai cosa è successo? Praticamente magari stamattina o ieri sera c'erano già le line qui. See, I feel like Refsguard through these walls. No, they're metal walls. It's gonna be tough. Here comes all the pressure. They have to move. And out right, but the Shrills waiting outside too. 65 damage above, and they're still getting tagged. This is rough for Andretta and Refsguard for the moment. They're caught right back on score line 2. Third zone moving in 45 seconds. This survival story has a timer. They not only have to escape this pressure, but then move in a time limit too. So this is going to be really struggle. So 10 bills on Andretta too. This is just too rough. No, mi dispiace. on the other foot. We saw this engagement down in Lazy Lake, and we saw Andretta, Rescar, and Savage. Io che sto ancora guardando il corso. And Mappy is just disengaging right now, leaving this trio on the island all by themselves with no life raft to be able to survive. And raining down terror. 55 below. Not enough minis to hold on, but Red Rush, he sees that, he's trying to capitalize, put some tags on Red Rush here. Mica c'hai una skin mega proprio. No, ma ti vedo, si tolga, che sto vedendo la TV, per favore. Va bene, mentre ballo. Oh, hanno ucciso uno, mi sembra. Jerky are still on their feet, looking good, feeling good, breathing in that fresh air. Pressure, first place right now, watching in the feed, second go down. Refsguard, Andretta, Savage. Guarda, cioè, non lo faccio vedere, visto che è figata, non lo faccio vedere. This specific Così si impara. This is a chance for a lot of people to catch up, but at the same time, a chance at the second last game of the EU finals for Queasy, Trulex, and Jerky to really. I think they have to be very, very, have to keep wary of. Hey, they've been playing high. They've already defended them once. They already got. Let me see what we got here. A huge bow shot to stop their push. So we have to keep an eye on what kind of position does the Deal Trios have. But let's keep an eye on here on a third place team. Taste it. Third place are going to take over second, but it's a 50-point gap they have to make up. Looking in for a big fight too, but Tomzy, Bloomy already a little bit affected. I think Percival's down. They're not going to be trading lives either. It's just damage. They pick up another. Find Percival.
Mi senti adesso? 2 secondi, mamma. Stavo parlando. Perché qualche volta si blocca. Questo si chiama Tyson. Mike Tyson. Last game was just bad. They're slated to get a VR right now, especially we've been seeing them picking up eliminations all throughout the map. Now for Queasy, Trulex and Jerky, their biggest weakness is having height like they have right now. Questo si chiama Loot Boy Bobux. Getting overtaken. This is a scary situation. The only games they've really choked and lost is when they actually have high ground. The consistent games is where they play mid. They look fine. This is such a good spot for them. They look like kings right now. But that throne is definitely very, very vigilant. Think about Thomas HP Flick and Anas as well. This is not a pattern we've seen for an entire season, but these last 2 games usually is where they operate. They love the pressure. They like being Questi non si ammazzano neanche a pagarli. It's a big gap. They're about 80 points away or 60 points away from the first place, Queasy, Trulex, and Jerky. Shadows trio, who are known to be aggressive at height. You also have a Vedo la vera in faccia di game 4 Marshmallow. yesterday were able to flank them and sneak up here. So all depends where the zone 5, half in and half out. You already see Noah Riley already invested here. Sì, non la faccio, Marshall. Sì. He already invested here in about 0 seconds. Here we go. Ombra. Reveal, and let's see if Queasy or Noah Riley or Shadow gets that first movie. We'll talk about the zones in the map too as these guys drop down pressure. You'll see a bunch of eliminations come through. The more important thing is we haven't seen a slow endgame zone just yet in these FNCS finals. We've seen Caddy multiple times, Lazy Lake multiple times, the Orchard, Spire in the middle as well. Vedo la faccia di... come si like to chiama? operate there. Everyone has experience on all sides of the map. Over here though, the bottom left side of the map, we have not seen any of these teams have their takes so far inside this lobby. This is going to be a brand new, fresh game. Ma vedi l'osso dell'occhio? Thomas HD got some in the feed. Slender is still alive this game. All fresh experience. What a solid position right here. Look how much lobby is just coming their way from Noah Riley, Vidil, and Reason. They haven't been able to get there. There is finally a good knock on Domentos right there, but those are the valuable elimination points they could to close the gap because they have a lot of work to do considering that Queasy is still up. Here we go. Zone 5 is about to be revealed. This is going to be huge for the second to last game here of the EU finals. Let's see where it goes. Non ti sento più, però ti sei vagato di nuovo. Looks like people are starting to rotate in towards this top right. Mi senti? Swamp. Noah Riley basically have the qualche volta si stacca per quello. At least from their trio, I see one on absolute height. It might be Trulex. No, it's like Stereos. F. It's all the way on high ground. With Mappy and Red Rush. Ma guarda quanti sono, guarda la safe, guarda è piccola, ma stai scherzando? I've kind of, you know, had a leg backwards. They're in 4th place right now. They have the best. Ma adesso succede un caso quando entrano tutti insieme. Ma non capisco questi come cazzo facciano a fightare così. My oh my, we're used to seeing the low ground. Ma queste vanno una kill yes, the defense they saw on the VOD. Peccato che non puoi fare tipo questi tornei dalla PS4, cioè per forza farli da computer. Basically so much free. That's a be an economy type of way to take that high ground from because they don't have to use all that. That's what Chapitz is keeping an eye out for. But look, actually Flick is pushing on Noah Riley. They're trying to take this high away from them, and Noah Riley's doing all that he can to stop it. Every team from 3rd to 10th is trying to find a way to get back into this tournament, get back to the first place slot. Right now for Anas, it'll be going straight to Noah Riley's box. A big pump comes in. The trade Thomas HD is keeping this team's dreams alive, but he's the only one left up with 19 HP. Landed a big pump, didn't get a full finish on the elo either. This high take did not work out, and their chances for first place are definitely on the line. Thomas HD could definitely clutch that situation. He's done it in previous season. He's gonna have one of the biggest. Ancora sto skin, basta. Ci avete rotto le scatole. No, ma guarda la 39 ce ne sono, ma stai scherzando? Ci sta. Ma poi tutti con bacchetta stella, ma dai. Vergognoso. Sembra fatta apposta, veramente. Oddio, c'è una guarda fatti The longer he stays alive, the more of a gap he makes between him and Savage went down so much earlier. It's all about placement points for that team right now. As well, it basically becomes a foot race for every top 10 team to close that gap, but it's all down to him. 15 different teams alive right
forward. Only soft mats, 400 builds. He's looking to harpoon any type of Loot boy, attenzione al loot boy. Ma poi perché hanno tutti il rampino? Ma secondo me loot boy, scusa. He is getting more placement. Thomas HD is down. He has a little bit, but he's taken out now for every other team. Uno che si chiama Losk, il segno dell'Ill. Sì, mamma, 2 secondi, sta finendo. Dai, mamma, 2 minuti, arrivo. Sto spegnendo. Va bene. Sì, lo so. Devi andare, Tom? Sì, praticamente sì. Vabbè. Non fa niente, tu vai, che... Giochiamo la prossima volta, non ti preoccupare. Sì, no, ma tanto guarda questi. Sono tutti insieme. Madonna, ma quanto no, è da dovrebbero questo? durare tanto. No, ma guarda il coso della safe. Quanto è affollato. Cioè, ma come fanno? Adesso partono kill a manetta. Tutto di più succede. Guarda questo. Spamma. Mike Tyson, Build Tyson, Mike Tyson. Oh, quello ha capito? Questi sono morti, sono finiti. Fuori. Uno l'ha ammazzato. Oh mio Dio. Wraps up the deal. One of the other top teams in 5th place rolling in. Tayson is trying to bake that gap all the way from 3rd to 5th place and catch up to 1st. He's looking possibly for a height retake 2. Ha finito il materiale. The area. Meanwhile, Marine down in the feed. Wolfie's going away too. That entire squad is Questo è trio, è trio. Perché hanno buggato la skin? Perché c'è, nel momento non la puoi fare tutta bianca. L'hanno buggata al torneo. Ah no, è team, mi sembra 4. Dove ce l'hanno tutti sto mazzo? Cioè, ma dove ce li hanno tutti mazzi? Diciamo, come questo è guardare morto, questo? no, Bill Tyson è morto. Tyson è morto. Pazzesco. Mike Tyson è morto. Esatto. Siamo arrivati a Nati. Messo a terra. Fatto fuori. Morto. Oh, guardali. Madonna, muoiono tutti. Sono tutti lì dentro. Madonna, pazzesco. No, morti. Guarda, tutti insieme. Oh mio Dio. Hanno vinto questi. Ci provo fino alla fine, vero? Guardalo. Ma ci hanno avuto culo. Oh, io devo andare. Ok, ciao bro, ciao. Dai, ciao. Ci vediamo domani. To hold 7 eliminations and the victory royale, that's big for them. They were 16th place. They could get up closer. We talked about all it takes 2 games, 2 pop-off games. You get a lot of movement on that board, Shayo. That was definitely a catch-up game, though, for the majority of the server, right? A lot of those top teams going down early, even 4-0 not being able to go all the way to the end for the victory royale. I'm wondering how that shakeup looks. What does the catch-up look like? We have to toss it over to the desk to see exactly how that game's results throw down. Boys, we're in the back, just screaming our heads off, all right? We're just yelling as all of this is happening. Trios falling left and right. This is absolutely insane. Now, we'll take a look at the standings in just a little bit, but this was game number 5 on the day, 11 of the overall tournament finals here in Europe. Gentlemen, at this point, it's a battle between 1st and 2nd. Everyone else is playing for 3rd. And when we're looking at these like spots, we're talking about a large amount of prize money, okay? And all these trios, they're looking to climb as high as they can to walk away with more of that pie. Reese, Levin, this game is way too tight right now. Look, you said it's a battle for 1st and 2nd, but it almost was a battle for 1st and 2nd. This was a full southwest zone. It looked like Queasy completely had it in them. This is basically the worst possible zone for Savage's team, pulling all the way from Steamy Stacks all the way to max distance map. We saw it not work out for them, but at the same time, it looked like it was going to be Queasy's zone. As soon as that 5th zone pops, they're situated on height. No way to build over. They can't do their signature height play, and it all falls apart on the rotate. So
both of our top 2 teams eliminated early in this game, which means that we saw 4ZR. We were watching 4ZR tasting and Nate through that entire end game. I think that was a third for them there with, I think, 7 eliminations, which is a ton of points, which means it was a battle for top 2. But I think with that game, those guys are going to move all the way up, and now it seems to be a 3-way battle for first coming into the final match. Yeah. I wanted to come out and say, look, the top 2 teams made their lives a bit harder coming into that last game. But it's really unlucky, right? In the case of Savage's show, where you have the max distance zone. It's not even a max distance zone, the max distance zone for that team. And even in Queasy and Trulix's case, you know, they don't pull 50-50. That height, it just wasn't going to happen, right? They just weren't going to get height there. And so you saw they were posturing for it, right? You know what they want to do, but they just couldn't execute it. And so going into this last game now, it's a 3-horse race, and what a race is it? What a race. Like, this is going to be crazy. Ultimately, one of these 3 teams is going to be in the sort of closing moments of that game, and that's probably going to be the team that takes it. And so what happens now if there's all 3 of those teams in that situation? Like, them things get... We have a good game! We're getting all different levels of crazy right now in the final game. This is absolutely insane. We'll take a look at these standings in just a second. First, we got to talk about our top 3 going into that last game. This battle at the top. We got to highlight the 3 trios that are closest to the axe of champions. We literally just talked about these teams as already. You know, we set this up saying let's go the top 3 teams coming in. I think they're still the top 3 teams in contention right now. 4ZR, Tayson, and Nate had a good first day, but not anything amazing. They were 4th coming out of that first day. Now they're in 3rd, so moved up a single point, maybe even pushed their way up the leaderboards a little bit more. But Rescard, Savage, and Drea, after the first day, they were in 1st. It was all looking really, really good up until that, what was that, game number 10, where they started to get overtaken then. And then here we go, 11 games deep. They've kind of moved down a little bit. The gap seems to be changing a little bit more. This is one of the best 3-way races coming into the finals that we've seen in a long time. This is so tense. Yeah, and you know, you look at Queasy and Trulix, both incredibly experienced players. Juriki, this is only his 2nd time playing in an FNCS finals. You know, is the pressure going to get to him coming into that final game? You know, he tweeted out just before the last game, we need to focus now. And so is this going to be the opportunity for them to close things out and win their first ever FNCS championships collectively? First team to break 300 points, 308 points, sitting on top of that standings. Queasy, Trulix, and Juriki, they need to hold on going into this last game. Refs God and Dre and Mr. Savage, even though they didn't get the game they wanted, they're still sitting there in 2nd, and you know the gap is reachable between them and Queasy. And so now, even with Tayson, 4ZR, and Nate coming into this race, it is still a very difficult one to win. Look, here's what I'm going to lay out for you. The worst game that Queasy, Trulix, and Juriki have had so far has been 10 points. So let's assume that's the same again. That puts them on 318, which means that Rescard, Andrea, and Savage, 4ZR, Tayson, and Nate will need to win the game, and Queasy, Trulix, and Juriki will need to have one of the worst or equally worst games they've had throughout today when they are extremely consistent already, which is very, very unlikely in order for them to win. Watching Queasy, Trulix, and Juriki's early and mid game is going to be so critical, because if they go down early, it's an absolute open field for any other 2. Potentially, I'm going to go out on a limb here. Reason Vidil Noah Riley. If they win with a huge elimination game, which we've already seen them do, and the top 3 don't perform, which again is possible, they could potentially get in there too, but they could also get up into top 3. Yeah, I think that's the thing, right? We are all focusing on who's going to be the one to clinch first place coming into this last game. But of course, there are still stakes that need to be set in terms of looking at who can get top 3. You want to auto-qualify, right? So all those teams that, you know, I feel bad for Sancho and Shio in a way, because they're going to have to keep a track of everything and let us know what's going on, because there is going to be so much riding on this final end game. Like, I just want to sit back now and just enjoy the action. Listen, I just checked, okay? Queasy has just tweeted, this decides it all. Good luck to all. Juriki, good luck, everyone. Good luck. They are aware. This is confidence coming into this game. Will they take it home? Will they be dethroned? We're about to find out, Fortnite fam. One final game in Europe. Sancho West, Shia Wager. Bring us home, boys. 3 teams, 1 dream, and the best reason to do it in, it's Europe. The last game, Sancho West, is on the line.
And we're going straight in with Savage, Refsguard, and Andretta. Second place, about 20, almost 30 points behind. Can they do it? Can they catch up to first place and triumph in the final game of EU? There's only 4 words that can capture this moment. Good luck and have fun. This is the final game of the FNCS EU region. Will we have a new FNCS champion? Or will Hen, Janice, and Chapix, I don't know, do the astronomical performance? But all eyes are on our top 3. Wheezy, Refsguard, and Tayson all have a chance to win. And it all went down to the final moments last season. Will we get a repeat finish? They have been the most consistent all throughout the day. You can see the stat on screen. The thing is, though, it's not about consistency anymore. They're on the catch-up. They're playing defense. A majority of this tournament, we're sitting very, very chill in that first place spot. Now at second, they need to actually be proactive this game. They can't just stay waiting on low ground. Maybe play for height. Depending on where the zone goes to, that'll be huge. You know what happens in the final games of the day on EU. We end up in the mountains, we end up in the sea. It gets crazy. Meanwhile, though, regardless of all of that, Trulex, Squeezy, Jerky, first place. So good throughout the whole day. Reset it best just to show you how dominant these guys are. Their worst game, Sancho, they get 10 points. You have to count on this team to have a good game no matter what. And every team right now in the lobby is preying on their downfall. Essentially, their worst has been a lot of trios' best. They have a 24-point lead right now. If you want to keep tabs on it, you want to do the work with us, you want to do the math. Trulix's trio is at 155 for the session. That means for the day. You're looking at Andretta's trio still locked in at 118. Third place right now is 118 as well. So you're looking about 24 points difference between first and second. Third place right now is at an 11-point difference between third and second. Good luck doing math. And in this final game, we pulled up an extra chair at the table. There are 3 teams neck and neck, close by, looking for that top tier first place spot. The champions of Europe, the before ZR, Tayson, and Nate rolling in 273 points throughout both days. They're also very, very close, but have to do so much and hope that Queasy, Jerky, and Trulex trip over themselves trying to clinch this last game. Let's take a look at the Zone 1 that's been revealed. If you're sitting out there and you're a Queasy fan, they're on the bottom left of your screen. And they have to go through all of those South rotator players that are all out there that have been just clawing. They've been bruising a lot of people. So that's going to be something to keep an eye on as they make that treacherous rotation. And Shayo, Savage, Refsguard, and Andretta, this is really close. This is a very winnable situation considering Zone 1 pulled their way. Last zone went all the way across the map. Yeah, I mean, it's close to them, but neither team really pull the zone into their domain. Everyone's gonna have to move a little bit, especially for ZR all the way at Sweaty Stands. Even Steamy Stacks, you see that white line? They have to eventually end up leaving this POI. They're on a timer, and they have to make sure their game is efficient. We cannot forget fourth place. The deal, Noah, Riley, and Reason making a return back into the top 3. That's the only new team that are within the striking distance, within being that auto qualifier. For some reason, the placement points or elimination points changes. They know they could be aggressive. They could be that buzzsaw. But this is what's been so impressive throughout the day. Imagine if day 1 they were able to get those victory royales when they had height, how much of a runaway performance this would be for Season 6. Yeah, I have it down in my notes. This team was literally supposed to win on day 1. The positions they were in, you're absolutely correct. Like, they literally were dominant and no team could, in theory, really catch them. In reality, though, they definitely did get caught. Going back, watching the VODs, making sure everything, all the mistakes were fine. They came into day 2, the fresh mindset, and now they have a huge lead on many teams. All they have to do this game is survive. We already talked about a lot of numbers, but let me throw you the big numbers that's happening here. But let me put a pause on that as our defending FNCS champions are in trouble. Lanouf's trio here has put so much pressure on them. Now that Janice is in a defensive stance here, Lanouf does get hit. It is cracked right now, and that might be just enough to kind of slow down this push that's happening from Slicks, Marine, and Lunef. Gonna be trying to go all the way in. At the same time, every team right now, they might not be holding anything back. In the last game, you might need a lot of eliminations to go a little bit higher. And the prize thresholds there are for the entire
tournament we're watching so far, for the whole finals, for Janice and Chapix, it might not be possible for them to level up the whole way and get top 3. They're about, I would say, 40 points behind. So they definitely would need the win. High Chris is here, still chasing them. They disengaged over and over again yesterday. And, you know, both teams have to play their games out. If this is the first time you're tuning in for the day watching, Hen's team, you're watching on screen right now, Under the Bridge, has been contesting High Chris's team for all 12 games. They're trying to run away, too, just to play this one out. High Chris does not care. They're coming through, chasing all the way. They're trying to have this fight towards the very end. This is so heartbreaking to watch Hen, Chapik, and Janice. Chapik's tweeted out that he has never been contestant in squads. We're just seeing them right now. Defending champions. Not a lot of room to breathe. They essentially need a double-digit elim and a victory royale, and a lot of other teams ahead of them to go down, but I'm not seeing it. As much as I would love to root for a repeat, the repeat is looking like it's in shambles. Entire tournament hanging by a thread, no shields to kind of protect them either. They have to do this absolutely raw. Vortex jumping all the way in. Raga, un attimo, adesso non mi posso leggere, poi vi leggo. Both these teams, both these players have such a history Aspetta, throughout these metto la entire chat di finals. Fortnite. And although Janice, Chapix, and Hen have been winning off spawn entirely, it might just be High Chris. Tested 12 games. They had a very good showing. And somewhere within the top 10 or 15 at the end of the finals. Raga, adesso dopo vi ricambio, ok? It's just something that when it comes down to this moment, Poi dopo ricambio, this is what ok? it is all Bene, about. GG. FNCS, we still have 3 teams that are just separated by a victory royale. Payson, 4ZR, and Nate. As a team, they're in 3rd place. Only 11 points behind. Again, Non ti preoccupare, 118. Giuseppe, Keep adesso an un eye on that attimino number. che non è da me il telefono, per appena lo prendo ci cerco su YouTube oppure se mi deve arrivare la notifica e mi iscrivo. Mi raccomando, non togliere l'iscrizione, lo faccio fra un po'. All eyes right here. Focus. Everyone gather around. We're getting into the final moments of game 12 here. And you may think, Sancho, this game just started. This feels like the finality of it. You know what I mean? This is it. It is. It is. It's the last game. Jerky, Queasy, Trulex, first place. Che ne pensate di questa And with finale champions from last season, it's CCFN? like we're at the coronation for this team so far. If it was a movie, right, there Questa è la could be a partita finale, possibility of ragazzi, vi hijinks invito di happening rimanere fino alla at the fine ceremony. perché People are still in contention. su questa The top partita 2 si teams to deciderà interrupt. But chi once vincerà again, i for fatidici these guys to lose their first 3 place milioni slot, di they would have dollari. to Quindi go ragazzi, down rimanete fino alla fine before per vedere kind of chi the vincerà 8th or 9th zone. questa grande somma I di don't see soldi. that happening, especially from this spot. There's no teams near him. No bow shots really hitting this big guardian outpost. There's no chance that Secondo these me guys vince flip up Mr. right now. Savage. As the game goes on, it will get scarier. Here's the team that wants to make it happen. Savage and Dreda, Refsguard, once again, second Sì, place. ok Giuseppe, poi ti faccio il video super editati, quindi se anche tu poi puoi andare a vedere, cioè ci metto 2 o 3 giorni a fare, cioè a editare quei video, quindi sarebbe bello se poi andassi a vedere. Io comunque se poi ti cerco, non ti preoccupare. Not only be able to put that social media post, not only to be able to make that video that's going to get thousands and thousands of views, and your clout's going to go up because everyone's going to call you a champion. It's all about Raga, that manca poco, life-changing questa è la money finale, as well. appena finisce chiudo anche la Down live. 4th, 5th, 6th, still thousands and thousands of dollars. That top 10 is going to be a threshold that you want to break, because if you break that top 10, child, that's going to be $10,000 a piece. You want to make sure you can catch up. The other thing on the line as well for every team behind the one on screen right now, tasting 4-0 and Questo Tyson è fortissimo. everyone from 4th place below. You hit top 3 this FNCS, you're automatically invited to the next one, be inside the finals as well. So Tayson, 4ZR, and Nate have their own gate to keep while they try to get further and further up inside the top 3. They have to make sure they don't go down and they get an auto qual all the way. You saw how rough it was for their Sì, lo so season. Giose, non ti All the preoccupare, quality mi iscrivo. issues, errors.
in heats as well. They kind of fixed it up, but se c'hai tanti iscritti non ti mostrerà subito che mi sono iscritto. Tipo oggi è capitato uno che aveva tipo 2000 iscritti, io mi sono iscritto, cioè, ma non gli avanzava il numero, quindi se non ti esce aspetta qualche giorno, cioè vai su YouTube Studio e, cioè, e ti deve uscire, perché a volte succede quando c'hai dei grandi numeri. Comunque grazie mille per l'iscrizione, Giuseppe, veramente molto gentile. Io mi raccomando di vedere questi video super editati, perché ci metto veramente tanto tempo, quindi grazie. We might need to get the top 10. I want to get to the upper portions of prizing. I might have to push the team in front of me that I usually would in Sun and Jules, a passive team. Might make that choice, but no. Io adesso non posso usare il telefono, adesso devo fare forse 5-10 minuti, lo prendo e mi iscrivo. Yeah, yes, exactly what I was going to point out. Look at it. Both people that are in the top 3, just above Surge, and 10 players have to go tutti con la down stessa here. skin, spray bianca e bacchetta stella, So che every schifo. shot's mattering. They're going to have to get this important tags. Revsguard in the bottom right of your screen, armed with an infantry rifle. Doesn't get any connections, but look at the zone, Shio. Zone 2, it's going to be another mountain finish. Can't get nervous here on the Surge. I know it's just 18. It's half a tag. It looks drastic, but patience is key. Everyone else should be a lot more nervous and more desperate to push for shots. Squeezy always hits these, but no, doesn't get a single bullet on the head. People all the way up top, Stompy, Shadow, and Joe, and Lazy Lakes. 19 above now. Oh, it's looking fine. Everyone should be edging more towards looking for box fights, looking to really just push their game to the absolute limit. True like Squeezy, Jerky, different circumstances. They're feeling fine. Pizza Ardent, kind of desperate. Reason is right here with Vidil and Noah Riley. They're looking right beside Tayson to actually overtake them and get into the top 3. They're in 4th place currently. Tayson has to defend this right now inside the same POI. They're 192 damage below. They need to go for a fight. They're pushing for it. Ardent inside this building, but no, Tayson is moving with no protection all the way up the side of this ramp, and he gets beamed down, has to heal all the way up. Cosa ho detto? Come cosa ho detto? Se sententi prima ho detto che questo Tyson è forte e poi che le skin supereroi bianche mi fanno schifo. Allora, ho detto solamente questo, raga. Però devo dire, ragazzi, secondo me vince Mr. Savage, perché sono veramente molto vicini. Se Mr. Savage adesso fa una win e prende un po' più di punti, cioè il team di Mr. Savage vince di 3 milioni di dollari. Build the bases, 86 damage above, it's looking good, and now with 69 players alive, Surge will stop still. They're not kings of their spot right now. Joe, Stompy, and Shadow can have better peaks right below them. Fastroki and Ardent will look to cause trouble. Meanwhile, Trulex Jerky, trapped beside a river in a shed. Bro, un attimo, Jojo, un attimino, che adesso c'è il telefono, non lo sto usando io, c'è... Ok. Get them into a spot to survive and not really have a team interrupt. Then wow, Jerky, a big soul shot to get Surge. Remember, they were barely up on it. Another one. This is so huge for Jerky. They don't have to make as many edits now. They're gonna be relaxing for the moment too. The issue is they've bullied 2 teams on mountains and caught their attention. One of them being a team that might be looking at them. Stop their run. Savage and Dread are ref scarred. This is like one of those things right there. You're seeing that they're usually being really chill on Surge. They can make those kind of aggressive plays for high. Bro, ma sei tu quello, Joseph Forza Napoli. Bro, ma sei tu. Guarda che mi sono iscritto al tuo canale. Cioè, bro, devo dire che mi sono iscritto, quindi. Definitely a lot of pressure. 8-4-0 Tayson, though, no strangers to it. We know how decorated Tayson is. We know the prowess of Nate and 4-0 too. Sì. Popping off. È rientrato pure oggi in una delle mie live. Mi sono iscritto comunque. Già da prima, c'ero già iscritto. They're the team that the majority of players in this lobby are looking to take out. I know 1st and 2nd are having their own battle, but for 3rd, they are on the line. Fast Roki beats the Ardent above them, want to break in. Andalex in 8th place wants to roll through.
Kiriachi right below them in 5th. They're trying to get through too. They had a chance to meet up with Vidil, Noah Riley, and Reason. They're right below them in 4th place. Meanwhile, in 2nd, Savage, Rustguard, and Dreda. Looking at the server, we're trying to pinpoint where that first zone, and everybody that's in the top 3, everybody in the lobby that's still alive has been doled out 5 points. So that's why they went from 118 to 123. So thus far, no movement yet in the top 3. No one's gaining ground. No one's lost ground right now between Andretta's trio, 4ZR, and Queasy. All looking good. The only thing that I'm really concerned is this right here. What does the Storm Surge look at? We saw 2 big bow shots, putting them at 85, putting 160 into that HP bankroll. But is that going to be enough for them to last? Are they going to have enough financial Storm Surge to be able to withstand all this pressure that's happening right here, right now? Talk about pressure. This is a very similar position we saw, I believe, Anas, Thomas, HD, and Flick at last game. A team focuses you while you can't really move between the 3rd, 4th, and 5th zones. You start running out of your materials completely. Fast Roki's not letting this one go. They're dropping down all their ammo into this position. They ran out of shields above them. They ran out of gas. They ran out of mats completely. And it looks like they're looking to all in an 8-4ZR and Tayson below before this storm starts to move. We're seeing that a knock went through for Reason. Now they're at 169 for this session here. They closed the gap just a little bit. They're still 17 points behind 3rd place. Look, Anas, Thomas, HD are also used to winning at least one game, I feel like, inside these finals, having a big pop-off, and they haven't done it yet. They could steal away the VR. They're still alive and looking really healthy. Meanwhile, Savage, wide open edit. Good job closing it after all that pressure. I was expecting a bow shot to come in. That would not be good for just the inventory management and loadout. Joe Stompy are still all the way up on their high ground position from Lazy Lake. They're looking to dominate this game. They did one yesterday, but once again, they're looking for repeat performances, trying to get up in the prizing thresholds. Oh no, 4ZR down. That's what I was talking about. Fast Roki did not want them to get away for free. Nate now stuck behind the wall. It's not his. He can't edit it. Pizza looking for the big shots, but he goes down. The Storm and a lot of shots inside the circle as well. Nate, as a result, getting the Elam or not, will fall privy to them too. Tayson will have to leave him behind. And look who they're going to be running into. Reason, Vidil, Noah Riley. He's got their attention. The 4th place team right below them might be the ones to take him out, but he might be actually affecting them in moving by. I think, yes. Oh my! He picked up Vidil, got the Elam too. 4th place now in shambles. 3rd place just has one teammate left over. Tayson is not going to go out without a big bang. He's looking for the big shots. Reason is going to be taken down on shields. Zone, 17 seconds. Still moving in. They're really desperate. They pushed up on these builds to move forward. But they're still not in zone. This is trouble. Tayson, the 2-time FNCS champion, a trio champion, and a solo champion, is going to make his way to hold on as much as possible. A lot of ground to move on through to make sure they could get closer to the top here. But we're seeing there still are 2 places here of Refsguard's trio and Queasy's trio are still in, and we saw Savage was able to get a couple eliminations. Reason and O'Reilly, who are sitting in 4th place, who have been moving up the board slowly but surely here, now have to continue the rest of it, and Tayson is out, locked in 3rd place. But we already know there's going to be a lot of movement because there's a lot more game here in the final 12th game, Shio. Savage still acting like a frilled neck lizard right now, really puffing out his chest and looking for big positions all the way inside the circle. Every team right now is doing their best to be intimidating and make sure no other team steps to them or gets in their box. Meanwhile, Queasy, Trulex, Jerky, the 1st place trio is not on that wavelength. They're more so from the rest of the lobby. Meanwhile, when that game actually goes through, we get towards the end game, you'll see them pop out a big scary trio who loves to go for height. They'll still be on their game. There they are, side by side, 1st and 2nd place with a very different play style and with a full metal base, basically a submarine base. It looks like all the way on low ground. No one's going to be penetrating it whatsoever. No shots will really come through. They'll be fine all the way till end game. Let me just make things simpler right now. I know all of us are trying to do math, but Queasy, if they could just outplace Andretta, then they're going to be able to have a great chance of winning it all. It's basically a victory royale for Andretta. That is the win condition for the FNCS championship. This is a 2 trios race. You're absolutely right. Whoever survives longer wins this FNCS, as long as they get to one of those end game circles. So we're on our marks. We're getting set and ready. In 3 seconds, we'll have the zone and we'll be ready to go.
2, Kiriachi, Stormy right. Noah Riley up top, you know. But Noah Riley, Reason of a Deal are on height. They're so good at just punishing every low ground team. This could be trouble for Savage and Queasy as well. None of them looking to take height really. They're looking to survive. Same place, same boxes, and they both don't really pull zone completely. It's a pseudo max rotate, and they might be right beside each other. Savage, the in-game leader for this situations right here. His prowess, his clutch factor is all on the line. He has to lead Refsguard and Dreda. Savage joining this duo to form this new trio that's performing out of their minds right now. Only 13 above Storm Surge, so that's going to be dangerous for them. They're actually box to box, side by side, it feels like, and right behind their tails, they actually end up on different layers. That could have been so dangerous out ahead of them. Breaking into another person's box, they might go toe-to-toe with Andalex on low ground and focusing on the bottom right now for Savage. Queasy is way ahead of zone. They're looking really good right now. Savage, meanwhile, is walking by, burning trees, a forest set ablaze, and working through builds that aren't even his own. This is not normal. Ultimate low ground though, they're free, green pastures, and they're moving forward. Meanwhile, Queasy is slightly elevated up top. It's a battle of who can survive. They put out some fire, but the rest of the builds catch. Savage's feet are hot. He goes all the way back, and it's time for a med kit. Meanwhile, Queasy going all the way a little bit. Oh, both teams trying to survive, both in so many different layers of pressure. Queasy trying to go back to his playbook to go for height, but was denied by Flick and Nos and Thomas HT. All eyes are on the right side of the screen. Let's see what happens right here. Savage is in trouble. Savage is down to 7 HP without any shield here. This is going to be a moment right now for the tournament. Run is on their lives right now. Can Queasy, Jerky, and Trulix just hold on? But look at the push that's happening on the bottom right. Savage, the trio, picks up elimination, and they have so much space control right now. They're pushing through the builds. They're getting the E limbs right now, but can Queasy, Trulix, and Jerky just hold on? That's all they have to do. Queasy, Trulix, Jerky moving slower and lower in boxes. Find a big edit onto the Symptos. They get a huge straight to the face. Queasy backs up. The full trio still alive, still healthy, and have a reasonable amount of materials. Savage, though, pop the med kit. He's looking good all the way on the bottom right side of your screen. Anas, Thomas, Flick are still doing their thing on high ground. They're not over. Down on the bottom right side of the feed. Second place might be getting left behind in the dust and fire as Queasy, Trulix, and Jerky are looking to control low. As a duo have to work together against Jerky and Trulix. A knock goes through on Queasy, getting Clement. That's going to be a more points on the board right here. It's unbelievable. First and second here on the low ground, and Savage takes out Trulix. This may be the opening that they need to be able to catch up right now. Queasy and Jerky are still on their feet, and Queasy's in trouble. Queasy's going to be taken out, and now Savage and Rapstar with 6 eliminations and the Victor Reale in their sights could win it all right here, right now. I don't see Trulix fully out just yet, so that first team might still be in the way. Jerky going down towards the storm. It looks like I don't see Savage alive either. It could be a matter of just moments and mere points right there, but it seems as though Queasy, Trulix, and Jerky have done enough to wrap up the FNCS. It might be a matter of moments, but they should be your champions. Meanwhile, Thomas, Anas, and Flick, they'll roll into the end game. Almost close to Thomas HD. Both teammates down. It's up to Thomas to clutch things out in the final game. 2 final teams left, but it's looking like almost, yes, a 1v3. The impossible task is in front of Thomas HD. This is going to require everything he's done so far, all the experience. 130 drop down, block the shot, another flick on. Goku are the ones to win the final game, but that 2-legged race, the 2-man 3v3 that happened in the end game. Wow, what a great finish for our 12th game. Congratulations to Andon for getting that victory out with that trio there. You can definitely build on that performance. But hey, the soda's gonna be popping right here, right now for Queasy, Trulix, and Jerky. Congratulations, you are this season's FNCS champion. Absolutely. What a phenomenal run on both days. The first day looking like they should have won the way they were playing. They couldn't confirm anything. They had their card in the register.
They're getting paid in hundreds and thousands of dollars, winning out the day, 3 VRs, the second game surviving all the way through, 333 points. I guess lucky number 3 is the way for this trio season for this squad, Sancho. That was really cool. This is a newly formed trio. You know, they kind of had middle of the pack performances in previous seasons, and for them to put it all together when it matters the most in day 2, making those adjustments. You said it right there. $300,000 being rewarded, $100,000 life-changing money and respect from the FNCS community. Absolutely. That's it though from Shio Wager and Sancho West on the casting desk. 2 days of games, Sancho, the craziest zones we've seen in the EU. I wouldn't want to cast it with anyone else. Not at all. It's been a pleasure. Thank you so much for having me. And thank you to production. Let's go ahead and kick it to the boys out in the analyst desk. Shy Wager, Sancho West, thank you guys. Absolutely incredible job. Boys, all of the threes are right. I was actually trying to run it. There was 5 threes. They have 53 eliminations. They're a trio, which is 3. There's 3 open qualifier rounds. There's 3 reboot rounds. There's 3 active champions. Wait a minute, it's all lining up. Queasy, Trulex, Jerky, they won. They won it all. And all I could think about the whole time was, what if Savage clutches it up? What if Sancho West's prediction came true? But it didn't matter. Because Queasy, Trulex, Jerky, they said, no, Zeke, I'm sorry. I love you and Sancho West so much, but we would like the Axe of Champions this season, and they walk away with it. Oh my gosh, boys, what an incredible day. There has been absolutely no doubt in my mind that this team has been one of the best, and the best, on the day. Anytime you watch an endgame, Queasy, Jerky, Trulex have been there. You see them on height, you see them not on height, nearing height, whatever their strategy has been, these guys have always been in the play. When we're looking at the matches, I am in no way surprised to see these guys up in first. 3 victory royales total, and this is just about time for Queasy's team. I'm so incredibly proud of them. You know, you look at the journey all 3 of these players has been on. Queasy and Trulex as a duo, you know, they've lasted the test of time in EU. We've known them to be a top team within the region consistently season after season, but they just couldn't push it over the line. They couldn't join that list of the elite within the region, and they finally have done that today. Juriki as well, the pride of Croatia, has come through, and he's really been the spark for this trio. He's been the Kickstarter that's helped them push them over the line, and the FNCS Championship to round things up. Look at how consistent they've been over the course of the season. Across all qualifiers they've played, across the semi-finals and these finals, an average placement of 7.5. No one even comes close to that in EU. These guys have just been so consistent to a different level. Just remember, I want to harp on about that a little bit, because qualifiers, semi-finals, and now on the finals, their average placement was 7.5. That is incredibly consistent. That is the most consistent team today in the finals for the placement, but incredible how that manages to span across so many different tournaments, so many different stages of all of these different kind of moments. Incredible consistency from these guys, and these guys have been absolutely on fire. Note at the bottom, lowest points game, 10. Their lowest point game, I said this earlier, was 10. But that wasn't only just today in the finals. The lowest point they got was 10, but that was included through the semi-finals and through the qualifiers as well. So just absolutely nuts. These guys are clutching every single game that they managed to. And it's so, you know, you love to see the stories that you get out of it. And Fortnite is a game we all enjoy to play. It provides for such levels of hype and entertainment. But, you know, when you see Juriki talking about, you know, family matters and wanting to win everything to provide for his family, to help get his family out of hard times, it touches the heart, really. And I'm so happy for these guys. I'm so proud of them, because this is a great achievement that will never be forgotten. Look, we're happy, we're proud, but I guarantee he's proud, his teammates are proud, his family is proud, and that can go on for every single one of the members of these teams. This is a huge accomplishment. The champions of the region, also obviously the money to their name, which is fantastic, and of course the Axe of Champions. It probably could not have gone to a more deserving team in this season from Queasy, Trulex, and Juriki. Once again, congratulations to the new Trios champions in Europe. Well fought, an entire season, and now you can hold your heads high. With the Axe of Champions in hand, they will look to defend that title going into the next FNCS. We got to relive the BRs from the day, boys. There's standings we got to look at. There's all these things we got to talk through, because it has been a nail-biter, heart-stopping action, heart-pounding action.
I can't even I'm trying to process this in the moment, but I can't, Reese 11. I just can't. But we got to take a look here at this next little bit. My goodness. You got to remember, it was a battle, right? All the way down to the end. Obviously, we see Queasy, Trulex, and Juriki. #1, 333 points, $300,000 earned for the team split each way. 100,000 each. I'm certainly not complaining if I were them. Let's put it that way. But going into the final game, it was all between Restguard and Dret and Savage. They had the ability to clutch up. You know, it looked like it could have been their time as well, but a second, so just falling a little bit short. But again, you can't be upset with a second place. Ok raga, la live è durata abbastanza, abbiamo visto chi ha vinto la finale CCFN e niente ragazzi, ci vediamo nella prossima trasmissione.